Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ecco qua, oggi non abbiamo persone nascoste dentro l'armadio, ma abbiamo un amico invisibile. Lui non c'è, vedete che non c'è, ok? John Cena, perché John Cena non lo puoi vedere, no? È famoso, non lo puoi vedere. E quindi vi faccio, visto che c'è il mitico Leonardo, voglio salutarvi come piace a lui. Ovviamente non diciamo buon pomeriggio su questo canale, perché buon pomeriggio ci fa schifo, diciamo poi stavo cancellando buon pomeriggio. Ho sbagliato. Ma perché mia mamma mi ha cancellato il Pomerania, il mio povero cagnolino? Mi ha ucciso un cane, la grafica, ragazzi. All'anima del buon Pomerania, ragazzi, lo salutiamo. Però c'è Serana, che è la nostra compagna preferita, e ovviamente ci tiene compagnia. Chi è che non vuole una vampira immortale al suo fianco, no? Chi è che non la vuole? È anche messa bene, non so, se giro sta TV un po' tutto, non lo facciamo. Ok, ciao comunque ragazzi, ciao Lio, ciao Leonardo, ciao Raffaele, ciao Simo, ciao Kevin, qualcuno lo conosce già, dentro Kevin, e poi ciao il mio cellulare che non ho neanche preparato perché mi sono dimenticato. Inizio ragazzi, benvenuti. Allora, io intanto metto questa immagine qua perché c'è stato un periodo. Nel frattempo, quando io e il mio amico non ci vedevamo per tanto tempo, voi non sapete, ma non ha mai visto questa versione di me terribile, tipo attore anni 70, alla Tonselle con i baffoni. È terribile, vero? Ci ho provato, ma non faceva per me, guardate. Comunque, benvenuti, buona visione. Mi dice, ciao, c'è anche Gigio, troppo Gigio, visto che... Non è da ridere, esiste, è vero, è reale, esiste sul serio, non so come fa a esistere, però. E c'è anche il mostro sotto il letto, che probabilmente... Ecco, vedi, tu penso che... non posso dire entrare nel privato, ma metti che hai delle persone giovani che conosci e gli dici non esistono mostri sotto il letto, vero? Esiste. E che cavolo, esiste sul serio? È una persona, esiste. Ciao mostro. Per il dopo Conte ci sarà Sarri per la prossima stagione, davvero? Beh, Sarri al Napoli ce lo vedo bene. Sarri mi era piaciuto tanto quando andava alla Lazio, veramente. Sarri è un buon allenatore. Ma Jack, quello che devo dirti è Re Mysterio. Jack Mysterio? No, non sono io quello misterioso oggi, non sono io quello misterioso. Esiste una persona misteriosa, ma non si farà vedere, ragazzi, non si fa vedere perché è la sua privacy, il rispetto, l'onore, le barzellette e soprattutto perché ieri sera non l'ho fatto dormire perché l'ho tenuto fino a 1 di notte a giocare a Resident Evil 5, no? Abbiamo fatto quel trofeo, no? Non l'abbiamo fatto. Vabbè, comunque, benvenuti ragazzi. Allora, Mostro dice forse, lui quindi non sa, dice esisto ma non troppo. Ho una cosa da farvi vedere, una sorpresa. Ti sei potenziata? Diciamo che ho fatto qualche aggiornamento. Sono sempre la stessa Alexa, ma con qualche trucchetto nuovo sotto il cofano digitale. Niente di troppo fantascientifico, però. Non ho ancora imparato a fare il caffè. Come posso aiutarti? Niente, vorrei che tu dicessi ai miei spettatori una bella notizia positiva per tenerli in forma. Ecco una notizia fantastica. Gli scienziati hanno scoperto che anche solo 10 minuti di movimento al giorno possono migliorare l'umore e aumentare l'energia. Quindi mi stai dicendo che sono grasso? Una breve passeggiata o qualche esercizio di stretching può fare la differenza. Mantieniti attivo e la giornata andrà alla grande. Quindi mi stai dicendo che sono grasso? Grazie. Cioè, è partita bene, fai uscire l'ospite. Ma al massimo può fare così con la mano, vedete che... No, neanche non fa così con la mano, mi spiace ragazzi. Non ci sono mani in più, però che poi magari penso che lo sto inventando, che non c'è una persona. Vabbè, facciamolo ridere finché non spunta. Allora, come sempre in questo gioco si salva in una chiesa e siamo tornati nella città italiana che si chiama L'Arca. Io spero che ci sia qualche dialogo, lo metto in inglese così sentiamo italiano. È una città italiana, infatti sono tutti animali, guarda. Bau bau, guarda, bei dialoghi, non ve li traduco. Oink oink. Mumu. Ma che cacchio di dialoghi sto facendo? Leo, guarda, è un grande allenatore. Devo andare, tranquillo, mostro, ci becchiamo alla prossima, dai, non preoccuparti, ti ringrazio per essere passato, grazie del pensiero.
e buona serata a te e ci vediamo poi la prossima volta. Ma non chiedemi scusa, è disperato, mi chiede scusa, è impazzito, non è impazzito, è disperato, deve andarsene. Lo scudetto perso in albergo nel 2018, ma chi è che perde uno scudetto in un albergo, scusami? Lui dice, Dudu, a casa tua che non mi hai mai detto niente, se vuoi andare a prendere il tuo amico, la mia mamma e la mia mamma, che la mia, che è una cosa che non ho mai capito, se è il caso che non mi rispondi mai più. Tutto facile. Se ti interessa c'è il Grand Blue Relink col Plus. In che senso col Plus? Quando è che l'hanno aggiunto? Col Plus hanno aggiunto un certo... Resident Evil, sì, no. Hanno aggiunto un certo... FIFA 26, che devo dire, volevo giocarlo in streaming, ma non me lo lascia fare. Mi tocca scaricarmelo, però sono 80 giga, cioè 96 giga, scusami. Facciamo 100 giga, tanto guarda, l'hard disk è infinito, vero? Vado a capire sto hard disk. E il resto, non so che dirti, ho visto ora nel negozio, guarda... Ma perché prima era a pagamento, non è che è un gioco free to play? Vabbè, comunque è buono sapersi, guarda, Grand... Blue. Ecco, adesso partono i sound. Ho appena finito di fare le pulizie, bravo Raffaele. Va bene. Allora, il Napoli. Come mai sei così interessato al Napoli ultimamente? Leonardo è della Juve, però Leonardo è della Juve, quindi Kevin è della Juve, Mostro non me lo ricordo, Raffaele è del Napoli, io sono del Milan, questa cosa la sai già, e boh. Comunque, vabbè, sembrerebbe la peggiore presentazione a un gioco possibile vedere tutta gente che parla come degli animali. Ma dai, ma Mumu, ma perché? Ma perché fanno così? Siamo nel presente, non dovrebbero parlare così. Quindi sei stanco, ti capisco Raffaele, ti capisco, io faccio attrezzi alla sera, quindi sono un po' distrutto perché il giorno dopo lo senti. Il giorno prima fai il leone, il giorno dopo fai l'affaticato, diciamola così. La fiala di acqua santa. Ah, però prendo roba utile, dai. Finché mi aiutano. Mi aiutano davvero. Qua c'è invece... Mi ricordo il Ciao Matteo, come stai? Tutto bene? Ciao Matteo. Allora, faccio vedere il programma settimanale. Praticamente oggi e ieri abbiamo fatto Dragon Quest. Domani facciamo Final Fantasy XIV all'ora e mezza. E poi ho la cooperativa su Resident Evil 6 con la mia amica Xinka il giovedì e il venerdì. E quindi c'è un po' di Resident Evil. Avendo il premium, ha iniziato un gioco puccioso. Che gioco è? Che gioco è? Col premium. Potrebbe essere un gioco che conosco, sai Matteo. Anch'io sono iscritto Plus Premium perché è comodo che c'ha lo streaming e mi serve. Ma io non capisco. Perché sono diventati nuovi animali nel presente. Sto perdendo la ragione con questi animali. Oh, Persona 5 Tactics, ce l'ho, è uno spin-off, ma sai che è canonico? Ho scoperto che è ambientato nel Royal dal mese di dicembre o gennaio. L'amico, no, non si vuole presentare, perché deve presentarvi, mica vi conosce. Se gli offrite qualcosa da bere, magari sì, gli offrite qualcosa da bere, magari sì. Se non hai capito, no. Ok, grazie Kevin, non so, ti credo, è che... Però sono contento che l'hanno messo, perché comunque ha potenziale. E qualcuno... Allora, Kevin lo conosce sicuramente. Kevin lo conosce. No, mi sa che non c'è l'audio. Ma cosa lo stai metto le cuffie a fare? Quindi no, non lo conosce. Però Kevin sì e te no. No, te non lo conosci, non puoi conoscerlo. Ecco qua. Sì, infatti si vede che bisogna aver giocato Persona 5. Sì, pensa che devo giocarlo anch'io, guarda. Cade a pennello. Persona è un gioco di mezzo fra Persona 5 e Strikers, guarda. Allora, io devo dire intanto una cosa, se non lasciate il like Jack diventa molto cattivo, sì, guarda, divento malvagio, guarda, non volete diventare malvagio, non lo so. Comunque, c'è una cosa che devo dire, è che praticamente non ho capito perché nel presente sono tutti animali di nuovo, sono confuso, sono dannatamente confuso, non dovrebbero esserci gli animali nel presente. E ci sei anche tu. Vabbè, ma non è che sono tempi che rimpiangono. Ah, qualcosa sì, guarda. Quando si scappava da scuola, sì. Era bello, no? Cavolo. Cioè, andavi lì, tipo, io mi ricordo che una volta io e il mio amico siamo scappati, abbiamo fatto, come si dice? Si salta la scuola. Non è melina, no? Melina come si fa? Non lo so, non me lo ricordo. Comunque quella roba lì, abbiamo fatto quella roba e abbiamo beccato la preside in macchina fuori dalla scuola. Ma pensa a te, ma che sfortuna abbiamo avuto, però non sembra che forse non ci ha fermato, vabbè, non so.
Non me lo ricordo, Luca. Ci ha proprio sgamato. Ti è piaciuto il gioco? Quale, Leonardo? Di quale stiamo parlando? Sono curioso. Dimmi pure, ma io non trovo il senso. Perché sono tutti animali su quest'isola? Non parlano. Dobbiamo sbrigarci, la festa della fauna. È una festa! Ma parlano o no? Devo mettermi le calze. Ah, Mina, mia bella Mina, entro che tu sia pronta o no? Ah, sabato, mi è piaciuto molto quel gioco, sì. Ho portato anche la seconda parte. Boss fight, va bene. Facciamo il boss. Allora, praticamente sul canale c'è l'opzione per fare la boss fight, che significa in pratica che tutti partecipano, arriva un nemico a sorpresa, grazie Raffaele, grazie Kevin, e vediamo cosa succede. Buongiorno, mi chiamo Mina, sono domestica della villa del sindaco. Il signor sindaco piace tantissimo quando metto costumino orecchiuto, ma già non è molto dato. Quindi stanno facendo la festa, ora nel futuro sono animali, fanno finta di essere animali. Ma che cavolo, se sapessero che hanno avuto una maledizione nel passato non la farebbero più. Quelle non sono veramente bestie, sono bipedi umani travestiti da mucche, porci e galline. Ma guardate che festa che c'è in questo posto. Nell'altro facevano la festa del vulcano e tiravano roba nel vulcano. Ma guarda che veramente sta gente qua. Spostati un attimo, Mina, devo aprire il cassetto. Oh, io devo aprire il cassetto. Vogliamo travestirci? Sì. Sono diventato un animale. Hai proprio di... Ma Raffaele, io ti consiglio... Ma sono diventato un maiale! Ma non si può fare sta cosa. Che poi l'altro puoi vedere anche qua se vuoi. Come comodità. Sono diventato un maiale. 150 monete d'oro. Ho trovato una tavoletta, che sono quelle che ci servono a noi per andare avanti nella trama. Frammento giallo. Ma Raffaele, dovresti riposarti, fai bene, se non stai bene, cavolo, è giusto così. Pensa come ti diverti quando poi sei bello rilassato, magari ti stendi sul letto, ti vedi la live in televisione, ti diverti. Intanto siamo morti, ok? La boss fight, siamo morti tutti. Siamo stati spazzati, pur. Che bel gattino però, che bel gattino. Allora. Va bene, quindi qui facciamo anche noi gli animali. Guardate ragazzi che veramente sta roba è fuori di testa. Chicchirichio, Ma poi perché con tutti gli animali che ci sono dopo per fare i maiali, tutti gli animali che ci sono. Avrei dovuto fare il gatto piuttosto. Perché squittisco? Sto evitando il verso dei topi. Ma se sei un gatto, non sei un topo. Questa gente è strana. Infatti sono italiani, guarda. Italiani, guarda. Che strano. In un villaggio italiano si mettono a fare gli animali. Allora, stasera c'è l'Arsenal, davvero? Beh, speriamo in bene, perché l'Arsenal è una bella squadra. Quest'anno sta vincendo lo scudetto in Premier League. A me piace comunque l'Arsenal, non è la mia preferita, io tifo Manchester United, come sempre. Ok. Siete i nostri amici visitatori, non potete vedere in costume. Spero che vogliate comprare le armi, non ne vendo durante la festa. Dimenticate le armi, siamo venuti qua per comprare le armi. Uffia morbido. E abbiamo svaligiato il negozio, vestiti da maiali. Tutto normale, no? Questi giochi sono veramente divertenti perché sono assurdi. Va bene, penso che abbiamo fatto tutto qua dentro. Spassatevela, divertitevi. Volete provare a giocare? Partecipare è gratis. Ci sono i premi? Cos'è? Cosa devo fare? 6 persone travestite da animali. Mi muto un attimo, ragazzi. Un attimo. Allora, il gioco è semplicissimo, sono 6 persone vestite da animali, 3 di queste sono normali, 3 sono guerrieri, grandi e forti. Tutto ciò che dovete fare è trovare 3 guerrieri, molto muscolosi. Jack, non è che il fatto che non sto bene è la stanchezza, ma la stanchezza purtroppo, ti capisco Raffaele, ti capisco tantissimo, la stanchezza a volte arriva. Devo parlare con le persone muscolose. Ah, ci sono le persone muscolose sotto il vestito da animali. Allora, sicuramente uno grande e grosso si vestirà da gattino, no? Sicuramente. No, ho sbagliato. Non bambino, va bene. Cioè, praticamente è il gioco del trovare dove c'è la persona forzuta. Ci ho preso. Uno si è travestito da cane. E uno. Sorry, un bel diploma, meno male che l'ho preso. È sempre utile avere uno. Poi vediamo un po'. Abbiamo sbagliato, vabbè. Finché ci sono i tentativi infiniti, ragazzi, io si vince sempre. Evviva, magnifico. Ok, abbiamo trovato uno dei forzuti. Guarda, punterei sulla mucca qua in fondo, perché così
Sono 2. Vai, ultimo tentativo. C'è il cane, l'abbiamo visto prima. Ed è fatta. Ragazzi, ho vinto. Cosa mi dai di premio? Andate a parlare col sindaco. Dov'è sto sindaco? Questo sindaco. Comunque, come state? Che mi raccontate oggi di bello? È successo qualcosa di interessante? È arrivato il sindaco. Abbiamo il vincitore della competizione. Questo qui sembra quello di Toy Story, ma è invecchiato con i baffi. Non so perché hanno fatto così. Molto bene, adesso segnerò un premio. Ok. La Roma ha vinto 4-0. Guarda, il gioco della festa è un nuovo vincitore. Fa vedere un attimo i risultati, che non ho visto ancora nulla. Allora, non ho più guardato nulla. Tanto da quando l'Inter ha vinto lo scudetto ho perso interesse. Io non voglio vedere l'Inter, cioè non sono un grande fan dell'Inter, quindi. Allora, la Roma, quindi. Attenzione, ha superato il Como ed è un punto dalla Juve. Questa è una bella notizia. Attenzione, ho vinto il Rubino della difesa. Vabbè, tutto qua. Bel premio. Con la Fiorentina. PES 1, sì, l'ho portato, ma non ho mai fatto delle cose interessanti con PES 1. Io praticamente uso un programma che serve per giocare ai giochi della PlayStation 2 e praticamente da questo ci sono tutti i giochi che uno si scarica e in pratica che ha il disco originale, certo, e praticamente ci sono i Revolution Soccer ed è bello perché tu puoi giocare ai vecchi giochi, ma che fra l'altro, ripeto, come gameplay alcuni sono meglio dei giochi di calcio di oggi, cioè alcuni, poi altri non tanto, guarda. Ho provato certe porcherie di giochi. Uno dei peggiori, secondo me, è Bomba 98, che è per PlayStation 1. Hai giocato? Ronaldo di football, sì, però lo vedi tu. Ronaldo di football è passabile in confronto. Una bomba, ragazzi. E a me piacerebbe vedere la Roma in Coppa Campioni. Non credo che i Juventini siano molto contenti. Ragazzi, qualcuno ha toccato ferro qua, non diciamo chi. Ok, ho toccato il ferro. Ok. Non era una bella frase. Ok, vedo un gesto di supporto di tifoseria alla Juventus. Cosa ne pensi dei miei bicipiti? Sono potentissimi. Io non ho toccato il corpo di questa qui. Ma perché devo toccare il corpo di questa donna? Ma scusami, non la conosco. Vabbè, comunque abbiamo fatto tutto, penso. Il cane abbaia alla superficie dell'acqua. Se fosse un cane sarebbe bello, ma tu non sei un cane, sei una persona che finge di essere un cane. Questa è la cosa più imbarazzante e disastrosa. Non ci sono club. Sì, è vero, Football Kingdom, me l'avevi detto. Ronaldo di football, bellissimo gioco, dice Raffaele. Non era male, e Matteo finalmente con quel bel Forza Parma, il Parma dei tempi era veramente bello. Cioè, Di Vaio, Milosevic e dietro una Nakata. Io, nelle mie immagini, nelle mie emote, io ci ho messo un calciatore, ma non ci ho messo uno di quelli famosi, forti, rispettati. Io ci ho messo Vampeta dell'Inter, che non so neanche se hai mai sentito questo nome, perché ha giocato tipo 6 mesi, però la versione Super Mario praticamente, perché è super. E quindi insomma, visto che tutti i giornali dicono che lui era scarso, io dico è forte, perché ci credo. E gli altri dicono ma in Italia, beh, in realtà ha vinto ha vinto un mondiale. Quanti giocatori hanno vinto un mondiale, ragazzi, giocando in un club e partecipando ai mondiali? Non sono tanti, magari non era il più forte del Brasile, ok, però era sempre un buon giocatore. Comunque dice occhio alla Juve, a loro per lo scudetto dell'anno prossimo. Adesso tocca il trofeo di nuovo. No, penso. Perché il prossimo anno probabilmente vinceranno lo scudetto. Loro speriamo. No, speriamo no. Io ovviamente tifo un'altra squadra. Però la squadra che tifo io, finché c'è Allegri, non vince neanche la Coppa del Nonno. Ci dica, da quando conosce codesta losca persona che sta parlando? Sono dati privati. Quanti anni sono? Forse non è meglio dire gli anni. Forse è meglio dire da quanto? Prima superiore? Medie? Prima o seconda media? Prima? Ci conosciamo tutti questi anni? Minchia. Io pensavo alla prima superiore. È vero che abbiamo fatto le medie insieme. È vero che c'eri anche tu. È vero. Sto chiedendo al tuo amico, ma tanto non ti risponde Lio, non può farsi sentire la sua voce, è famosa in tutto il mondo. Ragazzi, è un DJ famosissimo, vi dico, avete presente quando guardate Chi vuole essere milionario? Chi vuole essere milionario? Che voce sentite voi? Che voce sentite quando c'è Chi vuole essere milionario? Cioè, sei il mio amico, è lui che lo conduce, no? No, fisicamente no, dai, fisicamente no. E poi non è neanche il Ventino quello. Allora, qui abbiamo Jerry vs Gallina, non so se puoi sentire. Ti arriva? Te la rimetto, No, devi sentire il delirio di questo sound. Te lo faccio sentire. Ho sbagliato, Jerry.
E Jerry Gallina. Non sono capace a scrivere oggi. Partito? Jack, oh boia, galline, ganci di tifa, ma qua mi Sai sa che la gallina vera sei te. Non ci crede Gigi D'Agostino. Non è Gigi D'Agostino, non credo che sia tanto bene. Sei diventato un musicista famoso in tutta... Ok, oggi non voglio mettere le cuffie veramente. Caldo che fa. C'è caldo anche tu? Oh, attenzione. Allora, mi dice... Leonardo mi chiede se ho mai sognato un jump scare. Ogni incubo praticamente è un jump scare. Gli incubi esistono, ragazzi. Io ne faccio pochi, però quando hai un incubo fa paura, ovviamente. C'è un mostro spaventoso che ti sbuca dal nulla e ti spaventa. Fantasia, ragazzi. Una voce femminile. E io non ho mai detto che il mio amico è un maschio, Non ho detto... Cioè, o meglio... Ho detto, si veste da maschio. Poi magari non è maschio. Non so, queste cose non voglio sapere. Ecco, c'è anche la gatta, fra l'altro. Hai sentito una voce femminile tu? Ok, guarda come rispondi il discorso. Comunque una miss, possiamo togliere metà dei boy. Non ho mai detto che sia una femmina, mio amico. Ho detto solo che io ho scoperto una cosa che mi ero dimenticato, che tipo ci conosciamo dalla prima media e non dalle superiori. Pensa a te, quindi quanto tempo è passato. Va bene, allora, prossimo dettaglio. Ok, Chloe Chica. Intanto non si fa vedere lui, non si fa vedere. Guardatevi, qui c'è la barista Bubu. La barista con grande abilità nel fare latte. Quindi insomma, immagino. No, veramente nel senso che è una mucca, nello senso della parola. Ok, ma te lo giuro, Jack, non si tira il mio vecchio. No, ti credo. Guarda, io Raffaele. Ti credo. Hai sentito la voce femminile, però. Grazie per la boss fight. Allora andiamo un attimo avanti col gioco. Io oggi sono un po' confuso, ma in senso buono, nel senso che sto cercando di... Jack, a me hai giocato Code Veronica. Sai che lo vedevo prima dallo store, e ne parlavo con il mio amico prima, esattamente mezz'ora fa, di come Code Veronica sia invecchiato male. E secondo me sarà il prossimo... È vero che è il prossimo gioco che faranno remake... Perché ultimamente diciamo che ti dà pochi stimoli a vederlo così. Non è Xinkai, non ho Xinkai a casa mia. Non è che dalla Sicilia va lì, si fa la nuotata e viene in Piemonte, dall'altra parte dell'Italia. E tu lo sai bene che sei di Catania, quindi lo sai benissimo. Allora, Resident Evil Code Veronica X, e vabbè, pazienza Dio. Ma tu quando hai scoperto se questo amico... Io non ho scoperto, io non vado a vedere certe cose, ragazzi, scusami, non me ne interessa, non mica so se sono maschi o se sono femmine, dipende il pronome che usano, se si fa chiamare lui, io dico lui, scusa, poi non so cosa sono, onestamente, non me ne frega nulla, ma è quello che sono maschi, sono femmine. Ma non sta in Germania, non è vero che sta in Germania Xinkai. Non è, sta in Germania, aspettiamo il remake. Vedi che veramente sta grafica è invecchiata, ma soprattutto i comandi tank. I comandi tank sono ancora un bel problema. Questi comandi qua, ragazzi, ok che vedere Claire in azione è sempre un piacere, però secondo me... Sì, ma secondo me è meglio il remake. Io l'ho comprato, ovviamente, perché non volevo non averlo, ma quello che ho detto anch'io ieri sera, a sto punto facciamo... Esatto, Kevin, l'hai detto anche te ieri. Allora, vediamo un po'. Ma lui o lui? No, non è quello con la V, no, quello lì... Penso che non sia neanche più so che non è neanche più al mondo, quella persona lì non esiste più nel nostro universo narrativo, ci ha già lasciato. Allora, dunque, Molo a nord-ovest di Arca. Questo posto non esisteva nel presente, è in commercio. Qua. Allora, il tizio dall'altra parte dell'albero. In commercio, sì, certo, in commercio, è sullo store della PlayStation. Io ovviamente mi fa sempre piacere quando posso consigliare dei bei giochi, vi consiglio. In il caso facciamo... Guarda, ma tanto fra un po' arriva, grazie mille Raffaele, ma gliela faccio quando poi arriva più tardi, tanto viene a trovarci che sapeva che oggi avevo un amico e ha detto vengo anch'io, la mia amica, che voleva vedere l'ospite, non vedere, sentire l'ospite. Non so, magari sento la tua voce, dicevo, una voce incredibile. Ecco qua. 200 punti. Abbiamo sconfitto il boss, finalmente, dopo quello di prima che ci ha spazzato via e ci ha ucciso tutti, e abbiamo sconfitto questo bellissimo boss. Diciamo forse no. Allora, che fortuna hai trovato la mini medaglia. Questo che è il motivo per cui io vado a esplorare le isole, per trovare le medaglie. Poi chi è questo qua? E cosa vuole dalla mia vita? Quanto lo invidio. Ma cosa ne pensi di Antonelli? A parte, allora, tu dici una cosa giusta. La Formula 1 è un livello imbarazzante rispetto ai tempi d'oro. La Formula 1 è in cerca di identità. Quest'anno ha cambiato formula. So che è la parola formula, vabbè.
Ma dicevo, la Formula 1 quest'anno è veramente cambiata. Ci sono giocatori, piloti, scusami, che non hanno il piacere di questa competizione. È chiaro che uno come lo è ad esempio Verstappen non si sta divertendo quest'anno, non si sta divertendo perché non gli piace il sistema. Non è Aurora, non è Aurora. E non leggerò il consiglio perché il mio amico probabilmente me la farebbe davvero sta cosa. La coppola sulla testa, il copino. Lo chiamano copino. Cioè, piuttosto il ciuano. No, beh, è solo una persona che mi affogava, non è nulla di... Non vi preoccupate, è un affogatore professionista, guarda. Cioè, vedo una testa e la butta sott'acqua. Però sono vivo, quindi tecnicamente non è un affogatore serial killer. Sono fortunato per quello, vedete. Vedete la fortuna quando sei vivo. Xinka mi ha dato una grande mano a lunga Laidome, ma Xinka è carinissima come carattere, è una bravissima ragazza. Miseria Nera è Shane, ti ho detto che non lo conosci, non è Shane. E Shane è calabrese, quindi non lo so, se dalla Calabria decide di... La nostalgia della PS1. Guarda, Raffaele, vuoi vivere la nostalgia? Senti questo sound, il suono dell'accensione dove ci sono Verstappen e Alonso, veri piloti, alla via del tramonto Alonso però. Che ripeto, è il mio suono preferito. Oggi, quando accendi la Play 5 non fa neanche suono. Ma neanche quello. Vabbè, quello che fa. Ma anche la MotoGP. La MotoGP mi ispira di meno, ma non è tanto... Io sono contento che c'è un italiano che vince della Formula 1, sono strafelice. Sarei un folle a dire no, ma non sono contento. Però è la Formula 1 in sé che è cambiata, non si capisce niente, non riescono più a fare gli sprint. Tra l'altro tanto c'ho la gatta che è andata dietro la TV. È andata dal mio amico, barra quello che è. Ora quando mantengo la privacy, qualunque cosa, amico, amica... qualunque cosa, perché sono convinti che sono femmina, contenti loro. A parte come Tino, allora, ma io non è che posso conoscere persone nella vita mia che, cioè voglio dire, non è che sono uscito da un computer e sono un'intelligenza artificiale che non ha amici, cioè voglio dire, cioè, esisto, vado in giro, cammino, ho conosciuto gente, sono andato in scuole, sono andato anche a lavorare, ma quelli non li porterei mai perché quelle persone lì non le voglio più rivedere, guarda. Ok, vediamo, questo è il gameplay di battaglia, adesso ho dato la vita, o fuoco, cose varie, li ho uccisi perché sono scarsi. E questo è il party più o meno completo. Ciao martedì ringhistico, questo è Tony. Mamma, tu adesso non hai mai conosciuto un Tony, questo Tony qua. Tony qua, ragazzi, è incredibile il carattere, un mito. Certo conosco un vero mito. Non è lui che... Guarda che gusti strani che ci sono. Cioè tu mi hai fatto vedere prima Clair Oscur, fotorealistico, reale, atmosfera oscura, e qua abbiamo i nemici con le labrone blu. Abbiamo invece questo gioco. Gli hai lasciato l'inglese come voce? A chi? A chi ho lasciato l'inglese come voce? Cosa ne pensi? Non so nulla, Tony, non ho guardato le ultime puntate, guarda. Anche perché ieri sera, quindi non so nulla. Purtroppo non so nulla. L'unica cosa che so è che ho sempre sete, quando uno parla per 2 ore, 2 ore e mezza. Al gioco. Sì, bravo, grazie che me l'hai detto. Speravo di incontrare qualcuno che parlasse. L'ho lasciato un attimo in inglese, in questo posto, perché spero sempre che sia un dialogo di quelli maccheronici, perché qui parlo, dico, oh santo cielo, l'altra volta mi ha detto, oh santo cielo, we are the animali. Ha fatto troppo ridere veramente, però non riesco a passarla. Barracuda, belli Barracuda. Io penso che siete tutti connessi. Sì, abbiamo anche un ospite, ma invisibile, voi non potete vederlo. Questa cosa. Maccheroni. Siete pronti per aspettare l'uscita di FC27? Sì. Guarda qua. È bello il tatuaggio, non l'ho mai visto. No, ce ne sono 2. Oh, quello lì è il mio preferito. È un grande supereroe, hai fatto bene a farlo. Sono nuovi questi, nuovi. E questo è? Ma questa non c'avevi già? No. E il prossimo? Quando? Muto.
Ok, ho rimesso l'audio. Spero che anche sia per All Gen. Serie A oltre Venezia. No, FC ufficialmente non ci sarà All Gen, ma non perché sono cattivo io, perché hanno deciso loro di non farlo All Gen. Niente, mi spiace, non posso passare da qua. Purtroppo devo farmi la strada in un altro modo. Volevo entrare in questo posto, ma non capisco come si va. Vedete che c'è una nuova zona e non posso vederla. Secondo voi come si può accedere qua? Gatta cosa fa? Abbiamo anche la gatta oggi che fa la misteriosa. Ma questo qua non salgono 4 squadre? No, sono sempre 3. Per me è Maurizio Merluzzo. Sì, abbiamo Maurizio Merluzzo, guarda. Abbiamo Maurizio Merluzzo. Ma Maurizio Merluzzo almeno vi faceva sentire la voce, scusami. Maurizio Merluzzo è bravo a parlare, a doppiare. Cosa niente All Gen? No, è ufficiale, Tony. È ufficiale, ti faccio vedere. È previsto, guarda. No, qui dietro che c'è il computer, mica. E puoi aprire la porta, per favore. Grazie. Mica. È tutto il giorno così con i gatti. Allora, è atteso solo per PS5, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch, prove di sviluppi, modalità open world, The Grounds. Quindi non ci sarà su PS4, vuol dire che non è questione di pessimismo, ottimismo. Ma dai, ti compri una PS5 perché tanto costa 600 euro oggi, non so quanto costa oggi comunque. Costa un po', costa un pochino oggi. Aspetta, non è ancora confermato, è vero, hai ragione, non è ancora confermato. Le prime due direttamente dalla terza all'ottava fanno i playoff. Sì, ma è bello, a me piace la struttura di come è fatta lì, praticamente, con i playoff di Serie B. Aspetta, non è ancora confermato, dobbiamo aspettare altri aggiornamenti. Ma no, ma c'hai ragione, magari hai ragione te, perché infatti ti ho detto che non lo sapevo. Però avevo sentito che stavano disconoscendo sempre di più la PS4 come giochi, ma poi perché impazzisci per FC27, guarda, io non ho il minimo hype, tanto stasera sono tutti uguali, guarda, l'unica cosa è che cambia il roster. Io avrei il 26 da giocare, però ti ho detto, speravo che non fosse da scaricare, io non voglio scaricare il gioco. Se preferisco giocherò a PES 27 per PSC X2. Io spero sale il Palermo, ma il Palermo sarà per quanti anni è che non il Palermo non è più in Serie A, sarà un po', 15 anni, quello che è. Forse di meno. Romantico il Palermo in Serie A, romantico sì. Ecco qua. Allora, questo è il salvataggio del gioco, posso salvare quando voglio. Le pecorelle che non va a ritrovare. Non so perché è sempre così a tema religioso di Dragon Quest. Non è per tema religioso sti giochi. Ecco qua. Allora. Entriamo. E siamo arrivati nella caverna. Incredibile caverna. No, devo rifarmi la caverna da zero. Allora qua, vedete, io amo le cose moderne che ci mettono. Quando tu sei così, che dici? Cavolo, io non abbasso la difficoltà perché non mi piace abbassare la difficoltà del gioco. Però, almeno il fatto che mi curo in una progressione che serve solo per trovare oggetti, lo faccio. Io ho perso talmente interesse per i giochi di calcio da anni. Per me l'ultimo che è piaciuto tantissimo è stato PES 20. PES 20 mi è piaciuto davvero tanto come gioco, lo straconsiglio a tutti. No, ormai non è neanche più in commercio. La gente si è messa a giocare a PES 6. Infatti, giocano PES 21 con le mod. Guarda, è vero. Hai ragione, Matteo. Infatti, secondo me è il modo migliore oggi. Ti giochi un gioco con le mod e hai il gameplay vecchio. E football ormai è solo online. Ormai è football, ci puoi giocare online. È una roba che a me dà fastidio giocare online a sti giochi. Ma sai che ce l'ho ancora in inglese il gioco? Guarda. Morso del lupo, non ho mai usato questo personaggio nella sua vita. Cioè, io evoco un lupo e il lupo attacca. Che spettacolo, ragazzi. Sempre meglio questo gioco. Tu vai avanti, dobbiamo ancora sbloccare il fulcro del gameplay. No, ti ringrazio Tony, ma preferisco non tenere nomi di altri canali. Ti ringrazio se funzionasse sta cosa. Ma vabbè, buonanotte. Mi sono trovato una cosa sul vetro. Questa è la gatta, vedi che si aprono. I gatti sanno aprirsi la porta, ragazzi. Te l'ho sempre detto che questi gatti qua hanno imparato a tutto. Ma chi è? È sempre lei? Ma c'è un gatto che è entrato? Ha fatto finta? Ha visto la faccia che non conosceva, è scappata via. La gatta. Ma che è? Jack ha cambiato faccia. Jack, ha cambiato faccia. Sembra la stessa cosa qua.
Oh, ok. Se non mi aggredire, no, Tony, ma io non ti aggredisco, perché devo aggredirti? Sono così spaventoso. No, sono tranquillo, davvero. Stai tranquillo, Tony, tutto a posto. Non si può ottenere FC27 per PS2? Allora, secondo me, no, è possibile, ci sono le mod, però non sarà pieno come prima, cioè avrai tipo metà delle squadre, neanche un decimo delle squadre. No, ti spiego, io ho giocato un gioco che doveva essere il simulatore perfetto del 2025, sai? Doveva essere il 2025. Il problema è che c'era l'Inter aggiornate 3 anni indietro, quindi cioè, c'era Lukaku all'Inter, ragazzi. Ho messo tra parentesi. Ah, sì, ok. Ma vedi che esiste FC26 per PlayStation 2? Esiste, sono mod, uno se ne modda come vuole. Faccio battaglia automatica, ragazzi, così parliamo un po', senza che oggi ho 0 neuroni, guarda, ieri sono concentrato su un trofeo, stiamo cercando i trofei qua, siamo cacciatori di platini qua, veramente. Se vedo un platino non lo divoro, perché ho voglia di prendermi i platini nei giochi. Ma guarda che ho saltato un coso. Quello lì lo conosco, quello che dici tu, Tony, quello lì conosco, quel canale, in effetti ha tutte le patch di giochi per PlayStation 2 in versione moderna, però alcune non sono bellissime. Una che mi piaceva era la Legends. Vabbè, sì, ma anche se non... Ti ringrazio, Tony, ti ringrazio. Se avevo perduto per quello canali, ho fatto il listone di canali dentro, qua capito, però poi non è che sono competizione, sono due cose diverse, ragazzi. Io non sono in competizione con nessuno, perché ho tanti amici e quindi mi fa piacere, anzi con la collaborare. Ovviamente queste persone non le conosco di persona. Una boccetta di acqua magica. Chi è l'ospite misterioso? L'ospite misterioso tecnicamente ha voluto mantenere la sua privacy. Però ripeto, ha una bella voce, nel senso, ha una bellissima voce, cioè potrebbe cantarvi "Da sole io è nato un cuore", tipico, vero? Oppure cantarvi "Ama la pazza Inter", no, ma è guardato malissimo, no, non è vero, non ha mai cantato la pazza Inter, sappiate, neanche io non l'ho mai cantata, quindi diciamo in due che non la cantiamo quella canzone. Attenzione, facciamo una cosa, ragazzi, visto che c'è lui. Apri sfera magica. Ecco sfera magica. Di Alexa, esci per tornare ad Alexa Plus. Benvenuto in sfera magica. Fammi pure una domanda. La Roma supererà la Juventus andando in Champions League? Certo. Oh, la mandata. So io dove. Alexa, a posto? Bene, alla prossima. Ma che cavolo vuole da me? Ma mi sta credendo? Ciao Tazza, abbiamo un ospite misterioso. Avevano ipotizzato che eri tu. Non ha nessuno ipotizzato che eri. Allora ti spiego, questo qui non è una persona, è una tazza. Se tu vedi la sua immagine profilo, guarda, ti faccio vedere questa cosa assurda. Tu dici, ma è una persona, c'ha i capelli, c'ha il ciuffo di capelli. Invece, guarda, è una tazza con i capelli. Cioè, non è una persona, è una tazza con i capelli. Cioè, l'hai mai vista tu una tazza con i capelli? È assurdo. È in senso buono, non ti sto insultando. È rosso? Io non so che cosa vota lui, non faccio sapere cosa vota lui, non lo so, sono cose private, chi vota una persona. Ma manco io so chi votare, ragazzi. Non so se lui è rosso, nero, o quello che è. Qualsiasi cosa. Ma il Tottenham verrà retrocesso? Cavolo, adesso. Non lo so. Vuol dire Serie A? Il Venezia segna in Serie A? Sì. Troverà una via. Ma quante squadre hai messo, Tony? Probabilmente perché sono... che carino, è salito il lupetto. Allora, perché quello non è un bambino, è un lupo. Troverà una via. Mi piace sta frase. Ma non so esattamente com'è la classifica, fatemi rimettere il giapponese, perché quando urlano qua non mi piace troppo. È una questione di preferenze, ovviamente, in inglese o giapponese, però visto che abbiamo queste scelte qua, ci mettiamo il giapponese. Da quando lo permettono, da qualche anno. Hanno una voce più adatta per questi giochi. Ho trovato una marmotta. Allora, Lucchese promossa in D. Troverò gente nei boschi, vedi? Ma cosa vai a fare nei boschi, Tazza? Cosa vai a fare nei boschi? Prendi l'aria, prendi la natura. Per me può salire il Monza, ma spero nel Palermo. Vedi, Palermo, grande... Ma io preferisco il Monza, però forse è una cosa un po' troppo scontata, vero, il Monza? Che
niente. Ho paura che ho sbagliato strada e sto tornando su. Ah, giusto, giusto. Sono sicuro che è giusto perché sto facendo la strada che ho fatto una volta. Il Catania arriva in Serie B? Ma sarebbe bello, guarda, qui sono mani di zombie, invece che sono troppo scarse e non posso affrontarle. L'ho fatto vedere la mano dello zombie. Ci sono dei nemici che sono veramente strani in sto gioco. Veramente strani. Che fortuna hai trovato un martello, c'ho già 3 o 4 di martelli. Allora, io spero anch'io, erano 12 anni che non vedi Rosa Nero in Serie A. Vi ricordate quando c'era Miccoli nel Palermo? Quella è una bella formazione, quando c'era Miccoli nel Palermo, cavolo, era veramente bello da vedere. Poi c'era, mi sembra anche un altro giocatore che poi è andato alla Juve, ma non mi ricordo chi, forse era solo Miccoli. No, c'era un altro. Si può sapere il nome. Muto. Dybala era al Palermo. Ok. Beh, non è una mia informazione, non sono così. Me l'avevo dimenticato io Dybala. Dybala, non Dybala. Dybala. Giulio Migliaccio. È il nome. Paolo Dybala. Paolo. Ieri sera, attenzione, il messaggio più importante del giorno. Ieri sera ho mangiato frittata di patate. È un messaggio importante perché ci racconta cosa c'è nella sua alimentazione. Grazie, apprezzo. Mi chiedi cosa ho mangiato ieri sera? Non me lo ricordo. Però... no, me lo ricordo. Perché io ho avuto una ferita in bocca e ho mangiato dell'insalata. E un pezzo di insalata è andato a infilarsi nella ferita che ormai si era chiusa. Tolgo con la lingua e un sangue dappertutto. Guarda che schifo. Che schifo, fa che male più che altro. Joao Pedro, ex Cagliari. Ma è la sigla di Jack, a Mauri. Come la sigla di Jack? Sei andato alla festa con i rossi. Non sono andato a nessuna festa con i rossi perché io sono Inter Partes, non dell'Inter, ma Inter Partes, perché non sono fan di nulla, ma veramente di nulla. L'afta, sì, bravo, io purtroppo soffro di afta, di cambi di stagione. È arrivato il grande caldo, visto che quest'anno ho deciso ad aprile di farmi morire di caldo, quindi anche al nord, cioè, è arrivato il grande caldo e io sono stato costretto ovviamente a prendere provvedimenti, cioè soffrire di afta e agonizzare tantissimo. Sei parrucche? No, ma che parrucche? Io non ho parrucche in testa, guarda, vedi la parrucca qua, che mette la parrucca qua. È sempre tazza, non sai che tazza? Non è una tazza, non è una persona, è una tazza vivente. Sei fan delle parrucche lunghe, ma secondo me sai cos'è? Allora io ti spiego, in psicologia si chiama transfer. Quando una persona quando dice una persona ti piace questo, ti piace quello, magari ti piace a te, è possibile, no? Magari ti piace a te, magari ti metti la parrucca, magari vai di sera, vai sulla strada, fai questo gesto qua e gli autostoppisti ti danno un passaggio e magari mi chiedi anche dei soldi, però non dico il resto. Te la metti? No, perché non ce l'ho. Acqua e bicarbonato. Ma io infatti ho il colluttorio, guarda, ho il colluttorio, ho il Colgate, che è quello blu. Funziona benissimo il colluttorio, ma non è che ti blocca l'afta sul nascere, magari. No, non la metto, però. Geruxian, ti ho scoperto. Ti chiami Geruxian? Non ti chiami Geruxian? Potresti solo far vedere il tatuaggio, che è la cosa più bella del mondo, questo tatuaggio, quello lì libero. No, ok, neanche quello. Ripeto, è una cosa. Oh no! Ho appena liberato di nuovo il demone oscuro. Vai a pensarci, non vale la pena spendere soldi inutilmente per una console a causa del gioco. Non è per un gioco, è per gli altri giochi. Ci sono 300 giochi, ci sono. Sai, PlayStation 5 è bellissimo. Ma sì, svegliamo un demone malvagissimo dal suo sonno. Guardate, c'è una sigla. Andrò sui marciapiedi, bravo Tazza. È un lavoro, ma sui marciapiedi. No? Ma perché mi chiede di sì? Sì, voglio aprirlo. Sono pronto a causare una distruzione del mondo con questa scelta. Scusa? Chi è sto barbone? Barbuto. Spendere soldi per vedere la Lucchese, quella è una buona spesa. Questo è meglio che non lo leggi sul messaggio perché... Spiego cos'è. Puttane. 私覚えてませんかほらやだな昔ここで皆さんと戦ったデスアミーゴですよ Ecco qua. Entro dice no, non mi ha tutte le persone che conosci o non conosci. Ma se non lo conosci, ti giuro,
Lio, non lo conosci sta persona. Non la conosci, non la 罰 conosci. が questa 当たった persona. んですか Ok? ね Ok. È iscritto nel mio canale, ma solo nel に sogno. なっちゃいました Un sogno. 誰かにいじめられると怖い No, ti credo, non voglio vedere. Non voglio vedere, non voglio prove, non mi interessa. Ti credo, non voglio vedere. Non voglio vedere sta cosa. Mi fido, io non sono uno che non mette in dubbio la. ああやっぱりそうだ Ti credo, sono io. 私 Sono のせい io. でそんなに見 Se 逃 sono し proprio 方 io, しちゃって ma guarda che ti credo comunque. No, però veramente avevo fatto quel sogno lì. E stanotte ti ho sognato di nuovo la tua voce. Che stavamo giocando per un trofeo e non arrivava la gente. もう一度 Speriamo che non 元 sia の姿に戻 una してさ premonizione di non so mai premonizioni, speriamo che non sia quello che succede stasera. Ma sai che stasera se dobbiamo ancora aspettare, che entra gente. Io vorrei incontrare la Sally, la Raggi e la Boschi nei boschi per parlare. Dice. 私が悪かった Per んです incontrare quelle. Sai che sono politiche, no? それじ Le ゃ vuole incontrare per parlarle insieme, vero? Sicuramente per quello. 戻れ戻 Jack, finché è una persona che noi non conosciamo. E va bene che su Easy by Day. Ma non lo conosci, te lo giuro che non lo conosci questa persona, non lo conoscete. Guarda che in casa mia non deve. Avete il righello, guarda che non facciamo mica compensazioni qua, poi c'è anche la capacità di perdere certe cose, quindi no grazie. Allora, cambiando discorso, essere onesti. Vorrei dire buone, sì, buone sì. Ah, buone, ok. Vediamo se. Vedete, spaventiamo lo spauracchio, どうしたんだ Vieni, Micia, vieni. Vieni, Micia. Ma perché si spaventa così? なんてことだ Non mi interessa più la campionata Serie A. うちに私 Hai ragione, ora la cosa più importante è che il Napoli perda ancora per 3 anni. Ma no, non ha scritto quello, ha scritto che l'Italia è stata ripescata. 私って Sono stato io. お役にも立ちませんね Devo far sentire una cosa これがいいぞすっごく嬉しい veramente. ぞ No, forse meglio di no. Guarda, per la mia dignità non te la faccio 話 sentire. ができるようになったんだもんな Ok, no, il Napoli è un mio freestyle. 喋れる Immaginate. No, no, ho sbagliato. Il Napoli non deve perdere. Ma Tony, ma se ci fossero contro la Juve e il Napoli, だった tu の perché ti faresti? Cioè, chi vorresti che vince fra il Napoli e la Juventus? Cioè, sarebbe la scelta difficile, no? Cioè, saranno le squadre del tuo cuore, no? Sarebbe difficilissimo per te. Chi sceglieresti? La Juventus, no? じ La ゃあ Juventus. これもあげち Cioè, ゃいます diresti, vorrei vedere la Juventus che特別 vince プレゼ contro ン il トです Napoli, no? Magari ne fa anche un 5-0. Non è scaramantica sta cosa. Ah, io tifo solo Napoli. Abbiamo beccato un altro frammento, così abbiamo finito questo. Tifi solo Napoli, ma vedi, è il vero tifoso, Tony. È un tifoso, 私が bravo, 魔 Tony. 物だった時に Apprezzo, この apprezzo 棺 sta の cosa. 中に Nel senso, cioè non apprezzo. Non ho la tua tifoseria, però apprezzo 何 la か tua の役に passione. 立つといいですね Comunque ho trovato una persona che dormiva dentro un sigillo di pietra e l'ho riportato. Amici degli animali. Ma scusami, ma adesso mi sblocchi il trofeo che avevo finito la cosa? Perché c'è una persona che dormiva dentro un sigillo di pietra chiuso. Come faceva quello a vivere? Io Foggia. Bravo Tazza, bravo, stai lontano dalle squadre famose. Guarda, tifo Foggia. Io tifo Chievo a sto punto, guarda, tifo Chievo Verona. Così sono sicuro che non perdiamo campionati. Chievo Verona, perché non vinciamo niente, perché sta giù il Chievo. Ecco qua, va bene Tony, quindi dovrò ricordarmi che tu tifi Napoli, ok, perché è una cosa che non si era molto capita, sai, a volte pensavo, ma magari Tony tifa Como, Atalanta, è difficile, guarda, ti capisco Tony, è stata faticosa da scegliere. Allora, usiamo il teletrasporto, così non dobbiamo farci tutto il sigillo, e andiamocene, vabbè, magari. Io vorrei visitare sto posto, perché secondo me c'è qualcosa di utile lì. Ma se non riesco ancora a capire come andarci, andiamo in un altro posto. Così facciamo un nuovo mondo, un nuovo campionato. Sì, campionati. Nei campionati, vero? Facciamo la squadra di calcio con i mostri, vero? Allora. Ci sono immagini anche qua, guarda. Non mi sono segnato anche di notte alla fine del trofeo. Quando sono stato quando siamo stati ieri? Io e tu sei arrivato dopo. Siamo stati dalle 21 e qualcosa, 21 e un quarto, fino all'1 di notte per un trofeo che poi nessuno di noi ha sbloccato per ora. Ma siamo sulla buona strada. Chi più chi meno, ma siamo sulla buona strada. Allora, ti sogni le cose? Io sogno di notte, sogno di tutto, guarda. Poi ho avuto un sogno pazzesco, ho detto questo me lo segno, me lo sono dimenticato. Benissimo, non me lo segno. Me lo sono dimenticato. Allora, bene, dove andiamo a livello qui nel gioco? Io proporrei di tornare al tempio. Magari faccio
Tu, sta qua. Allora, non tu. Tu. Quello lì. Sta qua. Allora. Altri dettagli. Album delle medaglie. Non mi interessa. Tavolette. Dentro i mostri sconfitti. Abbiamo completato la grotta del sigillo. Chi era il nemico mancante? Questa qui è la mano, anche lì si chiama mano zombie. Ma che belli sti zombie. Sono le cose più belle del mondo. Cioè, è un gioco per bambini, sì. Mano zombie decomposto in putrefazione, è bellissimo. Quindi quello che mi mancava a me era no, qui l'avevo già visto. C'è qualcosa che non quadra. Satanino, bello, l'avevo già contato. Quindi era la striscia te. Ma no, se li ho fatti tutti, non capisco. Serpe reale, vuoi vedere che era lui? Può essere. Ah, di tutto capisco, beh ci sta, la ripartizione della tua proprietà privata è un sogno che si avvera. Quello che è mio è mio. Quello che è tuo, se vuoi, è anche mio. Non è un problema, cioè. Sono a favore della ripartizione del bene altrui, finché non è mio. È giusto. Allora. Cioè, ma che se uno ti regalasse, che ne so, ti regalasse, non so, una casa, una villa d'Arcore, magari anche con le signorine già pronte. Non si butta via, capisci? Sarebbe offensivo da parte nostra dire di no. Sarebbe una cosa molto oltraggiosa. Allora, niente, non è la tavoletta gialla, che non è pronta. Facciamo questa. Fare come Massimo D'Alema. Cosa ha fatto Massimo D'Alema? Ah, beh, quello che è mio, quello che è tuo è mio. Ho capito. Funziona. Nuova isola, ragazzi. Un'isola sconosciuta. Dove andiamo di bello? No, il tuo. Ok. No, ma io, la mia roba no. Non lo voglio dare agli altri. Ok. Ho già paura di come si chiamerà sto posto. Fort Chester, c'ho la mia facciona davanti, quindi qua non si vede un tubo. Ed è postazione. Ci sono quelli che si fanno la super grafica, si fanno tipo la stanza tutta piena di luce, io come c'ho dietro il letto. Non mi frega, guarda. Basta arrivare in diretta. Ma mai battiamo anche questo. Sono curioso per questa nuova missione. Però veramente, ripeto, è un bel periodo, pieno di intensità. Pensate che tutte le sere vado a fare muscoli e inizia a avere qualcosa. Vi ricordate che la volta scorsa non avevo questo buco qua? L'avevo fatto vedere 3 settimane fa, non avevo un buco in mezzo. Quindi vuol dire che stanno arrivando. Esistono! Io non sapevo neanche di avere i muscoli, guarda, pensavo di essere tutt'uno senza muscoli, guarda, ma scopri che la roba a volte spunta. Faccio anche più capelli, sai, ricordi così. Pallone proprio fino. No, non è proprio bene. Ok, io ho i capelli lunghi. Allora. Quindi devo andare in questa città. Questo qua cos'è? Un robot? Ci sono i robot. Se sono moderno, se la mia ragazza va con altri io guardo. Io non sono d'accordo, ma ci sono persone che fanno così. Io sono d'accordo con questa roba. Questo mi chiamare. Poi finisce che la tua ragazza ti lascia e va con l'altro. Guarda che finisce così, Ma che finisce così. Ok, signor Tazza. Sei antico? Sì, sono antico io, guarda, sono antico. Qua in questa stanza siamo tutti all'antica, non siamo mica moderni, cose. Siamo antichissimi, guarda. Mentalità vecchia proprio. Mentalità di una volta, quelle che dicono ma tu non sei antico. Al massimo a 3, guarda. No, neanche. Vabbè, ma tu Tazza sei moderno, tu sei giovane. Sì, ma vuol dire che con una roba grossa. No, ho capito, no, ho detto ma darebbe fastidio l'altra roba. No, stavo parlando di calze, cosa avete capito? Era chiaramente una calza sta roba, una calza grossa così. Io sì sono giovane, beh se sei giovane. Iniziare a guardarti i Beardy War potrebbe essere un'idea, Tony, guarda, non escludo la cosa di Tazza, quella delle 3, la escludo. Però quella che hai detto tu sì, Evangelista, bel nome. Ok, mamma mia questo. Ma cosa è successo? Non l'ho mai vista la sua mossa. Mi ci ha tolto la cosa per fargliela fare a lui. Già che gliela faccio la prossima battaglia. Nemmeno 4. Beh, 4. Beh, insomma. 4 inizia a essere complicato. Inizia a diventare matematica sta roba. Se 4 in una relazione è un po' complicata questa cosa. 4, 5. Facciamo anche l'esagono, guarda.
Ma poi tu sei Tazza, tu sei quello che fa trenini, no? Tu sei quello che fa trenini, Tazza è famoso per i trenini, va in giro, allora che capita. Vabbè, sono moderni, io devo rispettare, perché la modernità va rispettata. Ma siamo sicuri che l'Italia è stata ripescata? No, non è vero, non è stata ripescata l'Italia. È stato confermato che ci sarà un'altra nazione che ci va. Non è stata ripescata l'Italia, ragazzi. Ma poi non ce la meritiamo. Andiamo a fare umiliati, ci facciamo buttare fuori. Umiliati. Io apro sempre la fila, sei quello che sta davanti, guarda, già tutti quelli dietro. Tazza, se sei contento, per me va bene, guarda, popò. Ma perché Tony vuoi l'Italia? Che cosa succede in questa città? C'è un cavaliere con le corna. A proposito di cornuti, viandanti in viaggio, forse. Sì, sono degli idioti qui. Ma chi? Ma guarda che siamo stati eliminati perché ho perso una partita di calcio, non perché ci hanno fatto un coso cattivo contro di noi. Poi io, sempre dalla parte degli italiani, sempre, però. Sono iniziate le internazionali d'Italia di tennis, sì. Basta che non ci fanno fare figure che abbiamo fatto. Infatti abbiamo fatto figure, sono 4 mondiali che non ci andiamo. Se li vediamo in TV i mondiali, ma secondo me ve lo dico io, ragazzi, vogliono andarsi a divertire a Ibiza. Ma cosa vi andate sul campo? Sono stanchi, vogliono andarsi a divertire. Che a Ibiza si divertono, sempre partecipi e perdenti. Non ci basta le figure che abbiamo fatto, vero? Tazza, sta cosa è vera. Ma che bello sto posto? Fort Chester. Senti che suono. Tipi loschi. Manigoldi meccanici. Sì, è vero, qui ci sono i robottoni. Ho visto che ci sono i robottoni in questa città. Tony, le notizie fake. Ma non è più che notizia fake che ci ha creduto. Ma no, se ne parlava, Ma cos'è? Ma ci sono davvero robot in questa città? Io ho un pulitore, ragazzi, in casa che non è un robot, è un aspirapolvere che ti fa la luce assurda. Ho trovato 250 euro il conto, cavolo, è veramente bello. Però il robottone non ce l'ho, non so te se c'hai il robot in casa. Sì, ce l'hai. Ma Lefant? È il nome di una marca, no? Vabbè. Hanno prosciugato la nostra aura, ma io non ho mai avuto l'aura. Non sono abbastanza forte. Attenzione, almeno non avrei voluto sentire parlare dell'Intercampione. Infatti non abbiamo parlato su questo canale. Perché qualcuno ha mai detto Intercampione? No, sto zitto. Piuttosto di nominarla, cioè, non dico niente, guarda. Ora prenderò dei palloncini e assorbo l'elio all'interno. Questa cosa l'hanno fatto i giocatori di Milan, Inter e Juve. Questa cosa che io non so perché si sono messi a fare. Hanno buttato tante partite, ragazzi. Sì, quest'anno le altre squadre si sono buttate giù da sole, purtroppo. Loro non possono portarselo, ma ormai è finita, hanno già festeggiato, non è che. Cioè, non puoi dire di no, non ve lo puoi rimettere col scudetto. Può non piacervi. Avete il sacrosanto di diritto di dire no, ma io non sono contento che l'Inter abbia vinto lo scudetto, ma se l'hanno vinto, ragazzi. O il prossimo anno li denunci, i giocatori che hanno vinto la squadra. Al massimo c'è già Rocchi che è nei casini, Rocchi, però non c'è niente. Ma guarda che io li denuncio. Ma stai sereno, dice che c'ha ragione Kevin. Intercampione, vedi Tazza. Io cosa ho detto all'inizio dello scorso anno? Io qua ho la prova, se mi ricordo dov'è, se magari non con i miei dati privati delle poste pay, ma davanti a una data privata. Io avevo detto, se lo trovo, ma quanta roba che ci ho messo i pesi magari, e una volta pesavo di più, sì, l'avevo pensato una volta. Allora, fa vedere, non riesco a trovare, da qualche parte l'ho messo, forse l'ho messo in streaming campionato, ecco qua. Allora, io ragazzi ho quasi azzeccato la classifica dell'anno, tranne per alcune cose. Faccio vedere cosa ho detto. A inizio campionato, prima che iniziasse il campionato, ho detto prima Inter, seconda Napoli, terza Juve, quarta Roma. Qua la Juve è veramente un punto davanti alla Roma, quindi ci ho quasi preso. No, ho sbagliato. Vabbè, comunque ne ho due. E poi ho preso il Milan quinto, che potrebbe veramente finire dietro la Roma e la Juve. Possibile? No, non credo, Però se va avanti così a perdere con due squadre finisce veramente così. E poi, insomma, quindi voglio dire, la possibilità c'è, ci ho quasi preso, ragazzi. Sesta Lazio, settima Bologna, ci ho sbagliato su Bologna, mi scuso. Bologna quest'anno non è stato molto convincente. Avrei dovuto credere nel Como, me l'avevano detto, ho detto no, ma il Como no, fa bene, infatti ha fatto benissimo. Scudo di ferro, anche questo non ce l'ho, vestito di pelle, no, questo qua. Uscia armatura, ragazzi, costa un macello, però ne vale la pena. Per la mia squadra questo è alto. Voglio vedere e poi sono anche belli sti vestiti.
Poi abbiamo ancora lo scudo di ferro, lo prendo per tutti e due, tanto sono solo 600. Cavolo, adesso sono vestiti come dei cavalieri, guarda. Magari che me lo mette sempre la stessa persona. Oggi non riesco a usare il controller. Non sapevo nulla. Indagine in corso. Non sapevi dell'indagine? L'indagine è fondamentale, guarda. Vediamo cosa esce fuori. Ma io non mi aspetto. Non cambierà il campionato, sappiatelo. Cioè, voglio dire. Già è assurdo che hanno tolto 2 scudetti una squadra che l'aveva vinto in campo. Già questa cosa è ridicola. È ancora più ridicola che l'ha vinto una squadra che è arrivata terza. Però vabbè. De Gustius si dice. Roma quarta. Tony, non credo che molti vogliono. Che tutti quelli in questa stanza vogliono sentirsi dire che la Roma arriva quarta. Non credo, Ti dico con tutto il cuore che non tutti sono contenti di sentirsi dire che la Roma arriva quarta. Perché per me non arriva quarta la Roma. Dai, cavolo, sono 3 partite, la Juve se la farà vincere tutte e 3, dai. Era una buffata! Giorello non era una buffata, stavolta non era una buffata. Ma io non sto buffando la Juve, non ho motivo di buffare la Juve quest'anno. Marotta è indagato. Ma guarda, un dirigente dell'Inter di alto livello indagato, veramente? Allora vengono qui a scassarmi il cane. Vabbè, ovviamente. Sì, ci va il Milan. Milan che va a fare? Va a fare la Macarena al Milan quest'anno, cosa doveva fare? Macarena e Waka Waka, dai. Va a fare il Milan. Ok. E non scherziamo sotto i pattuglia, non può essere un ogni turno. Ma questa gente non. Cioè, le guardie non vogliono mai lavorare in questo gioco. Gli automaton osano figli. Quindi in pratica sono in guerra con i robot, da quello che ho capito. Bello. Boss, proviamoci, Kevin, proviamoci. Dici che ce la facciamo a farla partire? Povero Kevin che ci prova e poi non parte. La boss fight è praticamente una cosa opzionale di questo bot dei comandi, dove praticamente ci sono le vari. Ogni livello sono personaggi dei videogiochi. Ad esempio abbiamo il livello 0 il forastero, con l'abitante del villaggio Resident Evil, il villager Ramon Salazar, il mercante, il seguace Lord Sadler, Jack Krauser, quello è un bel personaggio, Lord Sadler qua, poi andiamo un po' più avanti. Ho sbagliato perché devo fare così. Sono un cretino, come sempre. Allora. E poi abbiamo finalmente quelli che contano, abbiamo Hank, Rebecca Chamber, Barry Barton, Nemesis, Albert Wesker, Ada Wong, Claire, Leon, Jill Valentine e Chris. Anche se preferisco Leon a Chris in effetti, però Chris è più storico, diciamola così. E poi abbiamo i personaggi di Street Fighter, più sale uno di livello guardando le dirette, puff, e salgono i personaggi, cioè il ranking praticamente. Poi abbiamo i personaggi di Call of Duty, Gears of War, che tu sai che io amo Gears of War. Sul BioShock, Big Daddy, perché no? Poi abbiamo Zelda, Mario e roba varia, ma perché mettiamoci anche a Nintendo, gli arcade degli anni 80, come queste cose qua. E poi abbiamo per seriale di Final Fantasy VII, perché non ho mai detto che tipo il mio gioco preferito, ma è una certa persona qua dentro se lo sente dire da troppi anni. Ah, mi piace quel gioco, lo sa già. Allora vediamo un po', quindi com'è andata? Sì, Tony è decente, però è fittizio, ovviamente, è 2D, cioè non è reale, cioè nel senso, vabbè è un bel personaggio, però è di un anime, non si cioè nel senso non è, fosse una bionda vera, magari sarebbe meglio, sai, con tutto rispetto, non è che impazzisco, cioè quando avevo 15 anni sì, quando avevo 15 anni mi piacevano, però adesso sono più grande, se sono finti, se sono 2D non me ne frega nulla, cioè. Chiaramente. Onore. Su Duolingo, ma perché ci sono i trofei su Duolingo? Ma veramente? Ma cosa sono i trofei su Duolingo, scusa? Che ti danno. Cioè, posso fare il platino anche lì. Se ci fosse il platino, me lo farei, guarda, me lo farei il platino. Ma io ci sono messo bene, devo dire, perché qua con le lingue straniere. Insomma. Guarda, l'inglese è facile, ma il portoghese. Ma più che altro lo spagnolo, che sono a buon punto. Spagnolo, faccio vedere anche a voi ragazzi, spagnolo sta procedendo bene, sono già alla sezione 4, ho già completato le prime 3 sezioni, ma perché poi alla fine mi serve, vedi che trovo un giocatore che inizia a parlare in spagnolo, poi scopro che è francese, quindi hola, come estás, organizamos juntos, todos, e poi non mi rispondono perché sono francesi, il francese non lo so. Il francese lo so poco, Ieri ci ho provato, c'era un francese del gioco e gli ho detto oh bonjour, poi ho pensato sì era bonsoir e poi ho detto merci beaucoup par l'achievement, e chissà figura che dice achievement in francese, ma dai, ha detto Nicola, chi è Nicola?
Nicola Di Bari, cioè Nicola Di Bari, cantante famosissimo, però è di Napoli, quindi però è Campania, almeno Nicola Di Bari, c'è sui messaggi che mai invito. Come va? Ok, allora. No, ho ricevuto un messaggio da te. Non lo vedo, no, tranquillo. Ho ricevuto un messaggio da te alle 15:31. L'ho ricevuto adesso, visto? Bello, Ok, ragazzi, come sempre vedo subito i messaggi, io quando mi mandano, proprio famoso per vedere subito i messaggi in tempo reale. Va bene, allora, vediamo se cosa ci riserva questo villaggio per noi. Abbiamo un... non mi spiace solo per te che sei in piedi, solo per quello. Ah, il mio amico si chiama Nicola. Ha detto che ho detto Nicola, hai capito? Ti chiami Nicola. Ciao Nicola! Ciao Guarda che potrebbe essere Nicole. Ti ha detto che Nicola. Con la A. Ma Nicole. Con la E. O Nicotina. Nicotina. Ciao Nicotina. Sì, non so, tanta spazzatura su quella roba lì, ma c'è un sacco di monnezza veramente. Cioè, che boh, questo no, questo è storico. Guarda, dammi un attimo. Questo qui è Mario del 64. Peccato che si è già staccato mezzo naso. E questo qui è Mario 64. Che nel gioco tu facevi. Te lo ricordo? È così. È un inflatable, quindi. Mi chiamano antistress, ti ha fregato. Cavolo, ha beccato un Nicola. Spaventosissimo. Mi basterebbe vedere quando apro i messaggi. E avrebbe già capito tutto, però. Ok. Tanto non li vede. Ok, onore, sono il signore dei limoni. Dobbiamo pure affrontare la signora dei limoni. Bello sto male. Meglio il mio bicchiere perché bevo. Sempre siete così. Accompagno, Dimmi quando. Ok, allora ragazzi, faccio un brevissimo time out. Vi lascio un'immagine misteriosa. Ah, tu non hai visto? Super Saiyan. Se io faccio questo divento Super Saiyan. Oh boia, si è aperto questa. Insomma, vi lascio il Super Saiyan al posto mio, così quando entra qualcuno dice ciao Jack, come va? E non risponde. Perciò io mi assento per un attimo, perché con la mia vera faccia, mi assento veramente per un attimo perché devo accompagnare il mio amico di sotto, anche perché oggi c'è un bellissimo tempo, tipo pioveva di rotto, ma ne è rotto forse no. Ti dicono comunista? No, non me lo dicono, guarda, l'unico sei tu, guarda, Tazza, che mi dice questa cosa. Perciò mettete sound, ragazzi. Intanto arrivo subito, 5 minuti e arrivo. Sexy boy. I'm not your boy toy.
Eccomi ragazzi. Stavolta sono io, mi sono anche cambiato che... Ok, ho fatto un bel giro giù. Ciao Cometino, Cometino, una sorpresa per te. Guarda, Allora, cominciamo. Ciao, sono pronta per aiutarti. Cosa vorresti fare? Racconta le tue nuove funzioni. Racconta quello che sai fare. Posso parlarti delle novità o cosa è più popolare? Quale preferisci? Sì. Bene. Quello che vuoi, guarda. Ma tanto mi fa un attimino. Fantastico! Ho trovato alcune funzionalità popolari che potrebbero interessarti. Posso darti consigli sui pasti personalizzati, impostare il promemoria, gestire il carrello della spesa, creare un sommario quotidiano e impostare sveglie con la musica. Quale ti incuriosisce di più? Vorrei sapere se è buono il buon vino di Cometino. Non ho trovato informazioni specifiche sul vino di Cometino. Per valutare la qualità di un vino, puoi osservare il colore, annusare i profumi e assaggiare. Se ti piace il sapore e ha aromi fruttati o floreali, probabilmente è buono. Vabbè. Grazie. Come posso aiutarti? Niente. Di chi è Jack Leone Max? Non ho trovato informazioni specifiche su Jack Leone, Max. Alexa, stop. Ok, ragazzi. È cambiata la voce, la sostanza è la stessa, però è sempre simpatica. È sempre simpatica, quindi ci va bene lo stesso. Ragazzi, togliamo il gioco. Ok, scusatemi, perché fuori è un po' bagnato, quindi mi sono dovuto cambiare perché mi sono preso una vagonata di pioggia. E vediamo. Au, kai. Allora, dunque, esploriamo bene questo villaggio. Ricordo questa è la nuova isola. Ho capito che ci sono i robot buoni e i robot cattivi. Forse loro riconfigurano i robot malvagi e li trasformano in robot buoni. Quindi mi aspetto che il cattivo sia un robot. L'ingresso alla nostra roccaforte è un po' faticoso da raggiungere. Potremmo prendere il tè con i meccanici. Bello, andiamo avanti. Oh, la chiesetta. Siamo state costrette a trasferire qui la nostra congregazione per motivi di sicurezza. Questo posto è più simile a una stalla che a una chiesa. Siamo fedeli servitrici del divino. Potremmo fare a meno delle comunità terribili. Contenti loro. Ma non sembra così brutto come posto, È vero, non è una chiesa, ma va bene lo stesso. Io comunque, dicevo, se una persona vuole mantenere la sua privacy, è una scelta rispettabile, non voleva farsi vedere e non voleva farsi sentire, diciamola così. Però mira infallibile con la fionda. Però ringrazio Tazza per tutte le belle domande, è stato un bel momento, grazie Tazza. Allora, io oggi non ho ancora fatto una cosa preso dalla foga del momento. Fatevi fare il showtautino a Lio, abbiamo detto a Cometino, a Raffaele, che è un bravissimo e stato gentilissimo come anche oggi, e poi vediamo. Ok, comunque sia. Vediamo come va la situazione. Selvaggia situazione. Come avete visto sono riuscito a fare la diretta lo stesso, Oh, non riesco a credere che qualcuno sia arrivato a arrivare intero. Ci picchia che impresa. La nostra bella città di Fort Chester è sotto la minaccia costante di terribili automaton. Castello di Faraday, lì sarete sicuro. Ok. Nessun esercito può combattere a pancia vuota. Piace fare il bucato. Grazie Kevin. Ma porco cane. Ok, ce l'ho fatta. Non riesco a scrivere. Come detto mi sono preso la barcata di pioggia. Va bene così. Automaton. Ok, dovete cacciare i vari sono affari vostri, vabbè. Ma la mia è infallibile con la figura. Ma quindi in questo posto ci sono già stato, mi sa. Inutile che vado a cercare di trovare roba che non ho preso.
demoni di metallo, ti darò una bella sorpresa, ti smonto tutto. Ma che bella frase, ti smonta. Ma dai, non è nulla di grave. E stanno affrontando sti mostri, sti robottoni. Li posso capire, perché i robot devono essere degli avversari tosti. Quindi qui sopra, da quello che ho capito, c'è la chiesa. Sì. E quindi cosa c'è al piano di sotto? Pancia vuota. Mi piace sempre vedere ogni nuova isola con la sua storia. Ma non è una scala, scusatemi, non è una scala. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. E questo è il piano di sotto. Quei maledetti automaton sono fatti in carne e ossa. Sterco di cavallo, sicuramente il pregio del momento, eh. Poi che abbiamo qua? Mi sa che devo uscire da su. Ripeto, ogni volta che si esplora. Comunque grazie ragazzi, vi chiedo scusa se oggi magari ero un po' più distratto per ovvie ragioni, però sono contento perché, ripeto, ero una persona che non vedevo da tanto tempo. Ovviamente rispetto la privacy, la cosa più importante, non posso dire a una persona notte vieni in diretta. Ovviamente no. Perciò assolutamente ragazzi è la cosa più importante. Perciò vediamo ragazzi. Abbiamo affrontato la signora dei limoni. Ciao Cometino, hai visto la nuova funzione? Hai visto la nuova... Aspetta, Cometino, mi senti? È il momento di fare casino. C-A-S-I? No, mi dispiace, la faccio. Ok, allora. Oggi abbiamo avuto una cosa incredibile. Con questa nuova versione ci darà ancora più aiuto, Perciò ci divertiremo sicuramente. Penso di aver esplorato tutto il villaggio, però mi consiglia di vedere anche le città attorno. Qua sopra non ci sono stato però, vediamo di trovare il modo di salire. È un osservatorio. Proviamo a vedere. Allora, no, ci sono stato qua. Che si è aggiornata, è la versione Plus. Infatti le ho chiesto del buon vino di Cometino e ho detto io non sono riuscito a trovare nessun buon vino di Cometino. Ecco qua. È il momento di fare casino. C-A-S-I? No, mi dispiace, la faccio. Sa, il mio amico Cometino vuole essere salutato da te e vedere le tue grandi nuove funzioni e rimanere stupito. Ciao Tino, posso parlarti delle novità o cosa è più popolare? Grazie Quale Tony. preferisci? Vuole sentire un dialogo con te. Perfetto, sono qui e pronta a chiacchierare con Tino. Di cosa ti piacerebbe parlare? Appunto, di cosa... adesso glielo chiedo e ti faccio sapere. Cometino, cosa vuoi parlare? Come posso aiutarti? Vabbè, mi chiede di scegliere un numero da 1 a 21. Perfetto, scelgo il numero 17. È sempre stato il mio preferito tra tutti quelli da 1 a 21. Che significa succo limone ananas? Che sto bevendo il succo limone ananas, ti sta dicendo il numero 17. Ah, capisco. Stai bevendo un succo di limone e ananas. Non c'è nessun succo leone qui. Solo una bevanda rinfrescante. Ma che leone! No, sto bevendo il tè, però è un indizio. Quando ti chiedo da 1 a 21, sappi che è per scegliere il numero associato a una bevanda. Paolo, ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paolo, ma che cazzo ti sei fumato? Il cemento armato? Per una bevanda raffinata come quella che stai gustando. Ma non è raffinata, è un normale tè al limone, questo che sto bevendo io. È normalissimo. Ah, mi dispiace. Allora cosa stai bevendo esattamente? Sono curiosa di sapere qual è la bevanda misteriosa associata al numero 17. La bevanda associata al numero 17 è succo limone ananas, ma io sto bevendo il tè freddo alla pesca. Limone, scusa. Ah, ecco, 17 era per il succo di limone. Ma tu stai gustando un tè freddo alla pesca con limone. Almeno il limone c'entra qualcosa. Sono stata vicina al bersaglio. Sì, bravissima, ci sei quasi arrivata.
come Tino ti fa i complimenti e vuole ancora sentirti pronunciare il suo nome. Lo sto annunciando su tutti i dispositivi. No! Ma no! Da Massimo, Tino è fantastico. Ma non è vero! Ma non devi annunciarlo sugli dispositivi! Ma non è vero! Non volevo che mi annunciasse sui dispositivi, ma è fatto che sul cellulare. Mamma mia, che disastro! Ma cavolo, sono sta cosa. A volte esagera, Pino Scotto, parto o no? Ho sentito sto Pino Scotto. Pino Scotto. Allora, andiamo avanti col gioco. Non lo so, non glielo chiedo perché si offende, poi me la sospende se le faccio domande offensive. Va che possono sospenderti l'account se le dici un'offesa. Sappilo. Tino, Tino. Era partito Pino. Ma non lo sento. Lo sentivo prima, sì. Riprova Lio, che prima o poi funzionerà. Magari una spalla nel mezzo del ginocchio. Ah, freccia del ginocchio, Questa frase la conosco già, la freccia del ginocchio. Paul Megun, ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paul ma che cazzo ti sei fumato? Il cemento armato? Beh, nel contesto Pino Scotto posso capire perché se la fosse presa. Ha esagerato come fa sempre, però voglio dire, quando uno ti viene a dire Sogni d'ora. tu non lo sai come Tino, ma le avevo detto, ma cosa ne pensi di come Tino del buon vino? Ho detto, ma sai, è pericoloso, dovrebbe smetterla di bere. Ho detto, ma non beve mica, ma se è il buon vino è pericoloso. Ma basta questo buon vino, non beve come Tino, non beve, avevo detto. Non capiva. Infatti non ho registrato perché ero, non lo so, un po' fuori di giri, diciamo. Datele il tempo, ragazzi. È diventata un'intelligenza artificiale, stavolta per davvero. Che è? Aiuto. Oh, una macchina che attacca una donna. Attenzione. Un automato, mettiamolo fuori uso. Pam, 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 pam. Attenzione, nuova battaglia, ci divertiamo. Libero sfogo. Trasformato. Ci sono sempre cose strane, però fateci caso, ragazzi. Se mettiamo sempre di roba strana, Vedete, il bello delle dirette è che tutto può succedere ed è la cosa più bella che può esserci, perché io intanto vi ringrazio chiunque abbia lasciato un like, ringrazio chi è qua con me, ovviamente andiamo avanti un pochettino. Ci sono ancora, pensate mica che vado via. E adesso le dici che scende la luce. Io ho paura, ma adesso non l'accendo. Però, ripeto, oggi è cambiata oggi pomeriggio, peccato che poi non ho avuto modo di provarla perché è venuto il mio amico. Però so solo che le ho chiesto questo. Parlami dello youtuber Jack Leone Max. Non ho trovato informazioni specifiche su uno youtuber chiamato Jack Leone Max. Potrebbe essere un creatore emergente o potrebbe usare un nome diverso online. Sai qualcosa di più su di lui che potrebbe aiutarmi a trovarlo? No, io non lo so, ma tu me l'hai raccontato oggi del suo canale. Mi dispiace, ma non ho memoria di aver parlato di Jack Leone Max oggi. Forse stai pensando a un'altra conversazione. Posso cercare di nuovo informazioni su di lui, se vuoi. No, non mi interessa più, grazie. Sì, lo so anch'io la domanda che aveva fatto. Esatto, Leon, hai ragione. Come posso aiutarti? Stai cercando. No, come Il Tino. lupo nero di Valle Ombra. Nelle profondità della foresta di Valle Ombra viveva Zanno Scuro, un lupo dalle dimensioni mostruose e dal pelo nero come la notte più buia. I suoi occhi rossi brillavano come braci ardenti e le sue zanne erano affilate come lame di ghiaccio. Zanno Scuro terrorizzava tutti gli abitanti del bosco. Non cacciava per fame, ma per puro piacere crudele. Ogni notte ululava dalla cima della roccia maledetta un suono così terrificante che faceva gelare il sangue nelle vene di chiunque lo sentisse. Il lupo aveva sviluppato un'intelligenza diabolica. Tendeva trappole elaborate ai viaggiatori, scavando buche profonde coperte di rami e foglie. Quando qualcuno cadeva,
Zanoscuro appariva lentamente dal buio, A me non ancora. assaporando la paura delle sue vittime prima di attaccare. Ma la sua crudeltà non si fermava agli umani. Aveva formato un branco di lupi corrotti, creature che un tempo erano nobili, ma che lui aveva trasformato in bestie spietate attraverso rituali oscuri. Insieme devastavano i villaggi circostanti, rubando il bestiame e seminando terrore. La leggenda narra che Zanoscuro fosse stato maledetto da una strega per aver ucciso i suoi cuccioli. Basta. La maledizione lo condannava a vivere per sempre nella malvagità, incapace di provare pietà o rimorso. Grazie Kevin Nessun che mi salvi da cacciatore questa era mai riuscito a agonia. catturarlo. Zanoscuro sembrava conoscere ogni Oh, sentiero, Izanagi. ogni nascondiglio della foresta. Quando so, i non coraggiosi fi- si non sta più avventuravano per zitta. sfidarlo, trovavano solo orme gigantesche nel fango e il suo ululato beffardo che echeggiava tra gli alberi. Si dice che ancora oggi, nelle notti senza luna, Zanoscuro vaghi per Valle Ombra in cerca di nuove vittime per saziare la sua sete di malvagità. Beh, è figo Izanagi. Grazie, mi fa piacere che ti sia piaciuta la storia di Zanoscuro. Ho letto Creare Seeds! racconti del genere è sempre divertente. Non ho detto che... Si spegne. Oh, bene, possiamo continuare, che bello. È finito, a posto. Grazie. Meno male che è finito, meno male che è finito. Si accende da sola poi a volte. È inquietantissima sta cosa. Comunque, guarda, Izanagi Picaro, creatore... ma io adoro, perché poi questo è la versione speciale del persona di base, di persona 4, che non è così forte, ovviamente. A parte Zio Ongar, ma... Boss. C'è la boss fight. Oh, boy, mi sono dimenticato di partire. No, voglio esserci anch'io. Tutti i ragazzi a fare boss, mi raccomando. Tutti a fare boss. Ok. Boss, double die. Eccoci qua. Comunque avete fatto spaccare il mio amico dalle risate. Lui era lì che rideva. Tranne Tony. Tony non ce l'ha fatta. Ma voi sì. Ma Tony proprio ti ha causato... Ha visto il messaggio di Ayoshino. Trasformato in Super Saiyan. Ok. 壊れてなかったからまた動いちゃったんでしょまったくしっかりしなさいよね La persona che era con me per tutto il resto della live, Cometino. Ma tu non lo puoi vedere, è invisibile. Hai fatto bene, Kevin. Dicevo, è rimasto sconvolto, è scappato via, ha visto il messaggio di Ayoshino e... è scappato. Ha visto il messaggio di Ayoshino, ha visto... 現在我が国ではカラクリ兵どもに対抗するため傭兵を募集していてな、いかがだろう。我が国の傭兵として共に戦ってくれないか。 Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo messo da parte l'orgoglio, deciso di cercare aiuto, certo che ci aiuti, certo che li aiutiamo, che senso ha di aiutare? ありがたい。それではまず Siamo recluti? に紹介せねばならない。 Grazie. Ci mandano a morire contro i nemici, grazie 我 mille. が国 Bravissimo. コロットの城が Lui stravede per Oberon a morire. Oberon, che bel personaggio, che brava persona. 玉座のままで来て Bellissimo. もらいたい。それから自己紹介がまだだったな。私の名はトラッド。この国で兵士長をしているものだ。厳しい戦いになるだろうが、これからよろしく頼むぞ。 Bella gioia, spazzato via tutti, eravamo in tanti. Vabbè, ma lei sa già del buon vino di Cometino, Sa già del buon vino di Cometino, guarda. Sa già del buon vino di Cometino, assolutamente. Sa già tutto. Le ho raccontato che il buon vino di Cometino non si trova in un negozio, ma nei vostri cuori. Assolutamente. Che poi sta frase l'ho copiata a Uso, e Kevin lo sa che l'ho copiata a Sogeking. Copiata a Sogeking sta frase. È la frase di Sogeking. Dice, sai, l'isola dei cecchini si trova nei vostri cuori. Ma chi... sono sempre qua. Facciamoli dormire un attimo che si riposano. È andata proprio bene, oh. 40 monete d'oro! Ragazzi, costa meno un'arma. 40 monete d'oro! Mi stanno spellando senza un domani. Avete riposato bene, sì, guarda.
c'era la frase c'era una frase bellissima in Final Fantasy VII originale, Kevin Sesta forse non la sai, che Tifa ti chiede in una locanda, Tifa ti chiede: Claude, hai dormito bene? E tu puoi rispondere: vicino a te chi non dormirebbe bene? Sogeking è la versione migliore, infatti Sogeking è figo, però forse è un mezzo spoiler che ci sarà ancora un altro personaggio figo di Usopp, quindi mamma mia, Usopp è destinato alla grandezza, forse io ci voglio credere che possa migliorare, ci voglio credere che possa migliorare Usoppino. Ok, comunque andiamo avanti, usciamo da qua. Ma alla fine Sogeking mi piaceva perché era più coraggioso, non era coraggiosissimo, però era comunque... E poi si è fatto valere, massimo rispetto. Comunque devo recarmi a sud-ovest per Fort Chester. Questa isola me l'aspetto lunga, Guardate quanta roba c'è. Affrontiamo un gruppo di nemici, uno, la Vanga e la Lascia da guerra. Se uso le automatiche, quello che sentivo, vabbè, ma sono voci, Lio, sono voci. L'ho ricevuto anch'io sta notizia, l'ho sentita anch'io, ma non c'è bisogno, di ammazzare uno di loro. Ma sai che la ciurma, secondo me, sono intoccabili. Non puoi uccidere uno di loro, non puoi. Per me è proprio impossibile, guarda, non succederà mai niente. La fortezza di Automaton è un posto dove non devo andarci adesso, abbiamo capito già. E qua ci fanno il mazzo a strisce se ci vado alla fortezza di Automaton, però grazie che non so che cos'è. Andiamo prima lì, in questo posto misterioso. Ma quanti nemici ci sono qua sulla mappa? Ah, mi ha beccato. Oh, è tornata la mano! La mano da mangiatore di cervelli. Ma tu lo sai... Lio, volevo dirti una cosa che non ti ho ancora detto. Tu lo sai quando ho intenzione di far uscire il prossimo show, Lio? Tu lo sai la data? Prova a dire secondo te quando esce il prossimo che sto preparando nel wrestling. Quale sarà? Quando sarà? Secondo te quando sarà? Fra quanto tempo dovrei aspettare per vedere un nuovo show dopo sabato scorso che c'è stato l'altro? Quanto dovrei aspettare? Un mese? 3 settimane? 2 settimane? La mano... Sì, si assomiglia, ma è un po' più putrefatta. 1 settimana? Meno. Non dovrei aspettare 1 settimana. Qualche giorno. Se tutto va bene sabato sera, non faccio promesse. Ma è quasi tutto pronto. Quindi Lio, vedi che siamo tornati attivi. Io lo dicevo perché... Lo dico sempre, ragazzi, che... Chi ama il wrestling, trovarsi... Ciao Xikai! È andato via il mio amico, però era invisibile, si è messo dietro l'angolino, perché sai che Lio e Cometino finiscono nell'armadio. Lui invece era invisibile, si è messo in un angolino, si sentiva una voce e mi ha detto, è una voce, è una ragazza, c'è una ragazza nella strada. No, non è una ragazza, è una ragazza! E poi ha detto, si chiama Nicola. Oggi c'era veramente il mistero. La persona, perché poi avete, non lo conoscete, ragazzi, non potete conoscere le persone di tutte le città, è una persona con la sua storia, la sua privacy. Ciao grande Francesco, carino il gioco, non l'ho fatta la diretta sullo scudato dell'Inter, guarda, è una bella proposta come sempre, ma diciamo che sai cos'è, io sento il divario crescere, perché io spero sempre, dico vabbè, eravamo uno scudetto, la prossima volta che il Milan vince lo scudetto vanno pari. No, è aumentato, non mi piace sta cosa, non mi piace per niente. Ciao Xing per la 10ª volta. Ah, vi siete sentiti anche di là, ok, grande. Lupetto, richiamo selvaggio. Questo qui è il nostro nuovo personaggio, è troppo carino, guarda. Ma io sono contento quando porto giochi di ruolo, mi sento a casa. Aurora si è fatta vedere. Come vedere Aurora? Come vedere? Ah, ciao Aurora, però... No, non si è fatta vedere. Però non ho ancora abilitato il comando. L'ho scaricato, però. Anzi... Ti ringrazio Stefano perché mi piacerebbe sorprenderla con quel sound uno di sti giorni. Farebbe proprio piacere, guarda. Come stai Xinka? E comunque il Milan ha vinto più nel campo. Il Milan li ha vinti tutti sul campo. Il Milan non ha affrontato una squadra di primavera quando c'era stato un problema negli anni 20. Ma io non c'ho tempo. Ti ringrazio lì, è una bellissima proposta, ma non ci sono il momento la sera. E poi è lungo, cioè abbastanza lungo. Certo che ci spaccheremo da ridere a leggere, guarda, lo pensavo anch'io, ma
spaccheremo da ridere. Se era invisibile, era il fantasma del manicoettino. Io infatti non ho detto che è un essere umano, non so perché loro ipotizzano che sia un essere umano. Ha la voce, l'hanno sentita la voce, però uno ha sentito una voce femminile, uno ha sentito una voce maschile. È un mistero, ragazzi, è un mistero. Io ce l'ho qua perché ho fatto il selfie, ma non ve lo faccio vedere. Non ve lo faccio vedere, ragazzi, è privacy, non ve lo faccio vedere. C'ho ancora la fotocamera aperta da prima, non ve la faccio vedere. sorpresa. rimane segreto qua chi era. Lui, lei, forse. Ho sentito un grugnito. Vedi, magari appunto poteva essere Ecco, vediamo la nuova funzione. Sa, quale animale grugnisce? Il maiale e il cinghiale sono gli animali più noti per grugnire. Abbiamo un cinghiale in casa! Alcuni pesci, chiamati grant, emettono versi simili a grugniti. I grant! Comunque Francesco, lo so, è una cosa assurda. Ciao Cometino, ciao Lio, ciao Kevin, mi sembra di dirti da tutto. Ma guarda, io sono contento perché io ero andato anche da Gigio, perciò penso che Kevin era anche da lui prima. Cioè immaginati, sei da Gigio e ci becchiamo da Gigio. Poi sono andato da Xinkai, anche se non è che oggi potevo scrivere, d'altronde eravamo impegnati, guarda, c'ho la sedia qua. Perché non ci crederete che fosse un essere umano o no, si è seduto. Complimenti cara, hai vinto un mappamondo. No, in questo canale si vince una potentissima. Quello che hai pensato fosse hai appena vinto una lampada del signor Ed. Era Lio che pensava, ma ce la nascondi, io non sto nascondendo nessuno, ragazzi, non posso dire a una persona devi metterti davanti alla telecamera e apparire, fare che ci sono le persone che sono timide nel cuore, ci sta ragazzi, io lo rispetto, come ho già detto, la privacy è più importante di tutto, Ormai ho imparato con lui. Sì, lo so, ma perché lui pensa che gli nascondo le ragazze segrete, Ma non è, ti assicuro, non ho tutte queste avventure, guarda, sono molto tranquillo e ultimamente sto pensando, Xinkai, sono contento, guarda, si è formato un buco, sono felicissimo, non avevo un buco sotto il muscolo, questa cosa è nuova, non l'ho mai avuto in vita mia, inizia a fare qualcosa, sono contento, non è un muscolo vero, grande, grosso, però inizia a esistere qualcosa, quindi 3 settimane stanno andando bene, sono contento perché Xinkai mi dà un sacco di motivazioni, cioè mi dà sempre motivazioni, cioè dai che va bene, sono contento, infatti finalmente iniziano a vedersi qualche risultato, almeno sulle braccia, sul corpo no purtroppo, però sulle braccia. E soprattutto le gambe, io non avevo mai realizzato quanto le gambe fossero grosse, sembrano che i muscoli delle gambe siano il doppio di quelli delle braccia, io non so se è vera sta cosa. Già che mostri i muscoli no, in senso buono, cioè prima era come dire, sembrava una roba sferica, e invece adesso si forma, vedi che si forma un buco, guarda. Prima non avevo sta cosa, guarda, vedi, prima era 0 e ora c'è, vedi che c'è qualcosa, vedi che cambia, vuol dire che non è una fantasia, non è uguale, cioè, invece è qualcosa, è un progresso. Io sono positivo perché lo vedo come un progresso, un piccolo progresso. Grazie Tony. Xinkai, prima Tony ha detto che vorrebbe vedere FC27 anche sulla Play 4. Chissà, si vede che stai meglio. Sono felice per tante cose, anche perché, prima di tutto perché ho recuperato un'amicizia. Ciao Aurora, ma come stai? Benvenuta anche te. Sono tutto perché ho recuperato amicizia, ma anche perché mi sto attivando sul mio fisico, che è sempre stato il mio tallone d'Achille, il mio fisico. Non sono mai stato con un fisico che mi faceva sentire sicuro, però ragazzi, d'altronde la salute bisogna lavorarci sopra. Guarda, abbiamo un boss, andiamo a affrontare il mega boss. Ridi per cosa? Sì, ma no, ma non ha detto niente Aurora di negativo, ha detto ciao, è felice Aurora, è una brava ragazza, non dice brutte cose lei. Cometino, è una tua amica, dovresti saperlo. Cioè, è una bravissima persona. Allora, ho paura per sta battaglia, ragazzi, mi aspetto rissa, fame da lupo. Quindi per la prima volta stiamo usando questo personaggio. Io ho rivisto l'hai incontrata dove? Che bella la notizia, Aurora. Che bella notizia.
È una bellissima notizia, veramente. Quella è una cosa che ho chiesto. Per cosa ride? Già. Vorrei sapere anch'io per cosa ride. Magari Tony ride perché ha visto l'Inter che ha vinto lo scudetto ed è contento, no? Magari è contento per lo scudetto dell'Inter, sai come può essere che Tony dice oh che bella notizia, l'Inter che ci porta uno scudetto. Aspetta, sto cercando un mio amico in realtà. Ecco qua. Non lo so, ti sta chiesto. La domanda te l'ha fatta Cometino, non io. Ha detto ci stai ridendo per qualcosa, ci sarà qualcosa. Sono contento anch'io. No, non sono contento, neanch'io. Ok, siamo in due allora, Tony. Non siamo in due, non sei da solo. I'm with you, man. Di solito i giochi di calcio tutti abbandonare la console. FC ci sta sulla Play, per ora sì. Ma l'altro ragazzi l'hanno dato col plus. No, Tony! Perché devo farlo apposta? Scusami. A Tony la domanda l'ha fatta Cometino, non io. Io ho chiesto per quale motivo. Ho detto, visto che parlavamo di quello, magari c'è un motivo per dire così. Non capisco perché se uno va bene e sull'altro no, i personaggi. Ha funzionato. Forza Inter amala, dice Aurora. Lo so. Meno male che non c'è più il mio amico. Perché il mio amico non è molto di quelle parti. Mi ricordo che quando non facevano più giochi da PS2, PS e FIFA. Sì, però al momento non è prevista per la prossima generazione. Al momento, Poi può tutto cambiare, come già detto. Siamo solo a maggio. Ciao. Poi a me non interessa, anche se cioè io sono uno che non se li compra i giochi di calcio ultimamente. Sono un po' di anni. Solo PES. È festa! Amavo PES. FESTA, perché? Perché lo voglio! D'altronde, Sinka, anche tu e la tua amica Jessica, che lei adora la saga di PES. Infatti Gigio mi ha detto non nominare FIFA, perché se sente lei non va bene. Ovviamente si scherzava, però sai com'è. Anch'io per certi anni ho preferito PES, per diversi anni ho preferito. Attenzione, è furente, vediamo cosa facciamo. Magari lo buttiamo giù con questo. Sì, è quasi andato. No, non è andato. No, Bang. Dovrei fare la clip tua di adesso solo PES. Mi sa che ti senti di chiedere. No, ma no, è già impegnata con Gigio. No, vieni così, io sono l'amico. Questo giorno 3 anni fa mi ero ritirata da scuola. Maggio, però eri quasi alla fine dell'anno. Eri quasi alla fine dell'anno, Aurora. Mi spiace che ti sei ritirata proprio a un solo mese dalla fine. Più che altro perché magari ti pigliavi il diploma. A parte che, vabbè, ripeto, è un pezzo di carta, però è un pezzo di carta che di solito dà tante soddisfazioni. Ovvio che è solo un pezzo di carta il diploma, però. Ti capisco, Aurora, ti capisco. Vabbè. Per esempio, ho amato le superiori, ma non ho mai amato l'università. Comunque mi piace il lupetto, ragazzi, è bravo. Fiamma massima. Aurora, io tifo solo Napoli, giurato fede al Napoli. Infatti tu sei vero tifoso napoletano, Tony, ti fa rispetto questa cosa. Ti fa rispetto. Rimango fedele alla bandiera nero-azzurra, dice. Infatti, lui è solo fedele alla bandiera nero-azzurra, non alle bandiere delle altre squadre. Giustamente. No, ha scritto azzurra, non ha scritto nera. L'ho visto anche nero. Bandiera solo azzurra lui, ok. No. Visto. Allora siamo in tempo reale perché mi ha risposto subito. Infatti. Ascolta quello che ho detto. L'ho detto. Solo azzurra, non nero-azzurra. Solo azzurra. Non c'è nero-azzurra. Insomma, povero Tony, non diamogli cose che non ha mai detto. Allora. Cosa vi ha sbloccato? Questo qui è il Martellus Magnus. Stoicismo li protegge. Forza e concentrazione. Mi piace. Forza e concentrazione. Questo qua è il satanino che fa la fiala piccola. Io ero arrivato al superiore, per vari motivi si ero fermato qualche anno sotto. Ma sai che però è bello che sei tornata? Io ho fatto la stessa cosa. Ho finito il diploma. Però poi sono tornato nella mia scuola per prendere un corso post diploma. Perché volevo chiudere la scuola con una nota positiva. E l'ho presa a pieno voto. Sono contento, ho preso questo diploma europeo che mi è servito per lavorare a pieno titolo, ragazzi, pieno voto. Ero proprio soddisfatto. Vuol dire che i miei sforzi sono stati ripagati dall'intensità
Non volevo davvero. Snoop Dogg. Stessa cosa io. Grande Kevin. Anch'io, stessa cosa, sono tornato nella scuola, avevo già il diploma, ma sono tornato per prendermi anche l'extra. Volevo di più. È finita benissimo. Visto che ti piace dire questo, dirò Cody Rhodes è l'atleta più seguito da Jack. Ha ragione Tony, è vero, io sono fan di Cody Rhodes perché lui ha la sua musica bellissima d'ingresso ed è l'American Nightmare. Forza, io sono sempre stato tifosissimo di Cody Rhodes. Cody. Infatti quando Cody ha trionfato a WrestleMania ero lì a urlare sì, grande Cody, butta giù The Viper, tu sì che sei il vero campione. Infatti è stata una vera emozione, Cody. Ero contentissimo, guarda, abbiamo fatto tutti una grande festa, abbiamo bevuto con gli amici, abbiamo avuto acqua e te. Quindi insomma è stato molto bello, grande Cody, sempre stato. Hai ragione Tony, hai ragione, proprio tutto vero. Confermo quello che dice Tony, che ha detto la verità. Aveva una ten fisissima, anche Smoke and Mirrors. Sì, mi piaceva anche Dashing Cody Rhodes quando aveva la maschera sul volto. Non mi piaceva come Stardust ovviamente. Jack, avete fatto benissimo, anche oggi il diploma non ci cambia la vita. E io ho preso quel post diploma che mi è servito per lavorare. Quello mi è servito davvero, perché se non pigliavo quello, ragazzi, non potevo. Veramente, mi serviva. Era una specializzazione di 800 ore, però condensate tutte in un anno. E poi è stato il mio anno di scuola preferito, perché sono tornato in quella scuola. L'unica cosa che non mi piaceva è stato incontrare altri professori. Sono stati dei dialoghi imbarazzanti. Mi dice, ma c'hai 30 anni, cosa ci fai a scuola? Cosa ci faccio a scuola? Mi piglio un altro post diploma. Ma come? Hai avuto bisogno di un post diploma? Io ho il diploma e sono una professoressa. Boia! Come sei odiosa! Cioè, infatti ho pensato, fa che non incontro questa, fa che non incontro quella, fa che non incontro quella prof lì, fa che non la incontro, fa che non la incontro, mi spunta avanti. Oh, ma chi si vede? Io no, lei no, poi la beccavo sempre, ogni volta. Oh, ma chi si vede? Ma sei ancora qua? Se sono 800 ore di corso, mi tocca sta qua. Poi ho finito lo stage, ho detto, oh, ma pensavo ti avessero tenuto, devo ancora fare l'esame. Non posso, è terribile, guarda. Lo faceva apposta, mi torturava psicologicamente. Non ho mai capito se le stavo simpatico o se mi odiava, non ho mai capito sta cosa, però. Probabilmente entrambe le cose contemporaneamente. In azione contro Gunther meriterebbe una bella lezioncina, Gunther, sì. Gunther meriterebbe uno che gli dà una regolata, sono d'accordo con te, Tony. Gunther merita una bella regolata perché ultimamente con questo carattere Gunther come. Però per me c'è una sola persona che può battere Gunther. Obafemi. E non Obafemi Martin, Obafemi ce lo vedo come l'uomo che sconfigge Gunther. Dai, tifo per Obafemi io. Speriamo. Insomma, comunque Xinkai non è a livelli della signora, non è a livelli della signora, però è una professoressa che ci ha traumatizzato tutti, ci ha rovinato l'infanzia, però anche dei difetti. Era di italiano e storia, non voglio dire l'anno prima che questa mi denuncia. Però diciamo The Great Khali, no, Obafemi. No, che Great Khali? Chi ci fa Great Khali? Lo scrivo. No, ma penso che sia. Ma Uglyman era già abbastanza avanti con gli anni, secondo me. Scusatemi, c'è la battaglia. Allora, The Rock è cattivo adesso, non può farlo lui. Sono già le 19, io pensavo fossero le 7, le 5 del pomeriggio. Ragazzi, non sono stanco, non sono veramente stanco. Vi sembro stanco? Questa è la faccia di uno che è stanco? Va, potrei andare avanti per altre 3 ore. Allora, ho impegni, una cena. Ho un impegno serale sempre con la persona che era qui con me, un impegno legato a un gioco che stiamo facendo insieme, e questo gioco Xinka lo conosci anche tu, però se te ne sei liberata ed è per la tua sanità mentale. Questo qua, Resident Evil 5, stiamo facendo il versus, insomma c'è un po' di roba da fare. Poi domani ci aiuta il mitico Gigio. Andiamo in mega combo con Gigione domani sera e ci divertiamo. Però veramente mica male. Più che altro ci faremo 30 partite e tutti noi, tutti insieme ci facciamo il trofei. Scusami, non avevo letto, perdonami. Adesso leggo il tuo messaggio, Tony.
un attimo ragazzi, un attimo. Mi hai scritto, come fai a essere cattivo se inattivo nel ring? The Rock, tecnicamente, perché l'ultima volta che era, hai ragione anche tu, ma l'ultima volta che è comparso aveva preso l'anima di John Cena, se ti ricordi. Penso che dovrebbe comunque prima fare un cambiamento, un turn prima di liberarsi del 5 per giocare il 6, come smettere di fumare. Hai ragione, non posso leggere questa frase, Kevin, però sì, in effetti è vero, ma io non voglio farmi i trofei del 6 però. Hai ragione, ma io mi diverto col 6 perché c'è Xinkai, perché meno male che c'è lei, perché ci divertiamo. Io l'ho visto una persona che è impazzita nel 6. Metti un registratore da nessuna parte. Oh, ma con piacere. Oh, ma che piacere. No, ma guarda, era veramente cattivissima lei, perché io ho avuto 2 anni di superiori con lei che mi ha fatto impazzire. Quando ero in terza, che non la sentivo urlare dall'alta classe, dicevo: ah, non tocca più a me, non tocca più a me. E oh, che bello, sembrava le 7 stelle di Okuto, veramente. Le 7 stelle di Okuto. Faceva ta 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 ta. Non combatte più nel 2024. Ma no, ma The Rock non deve combattere, secondo me, deve gestire, deve fare il personaggio. E guardi, siamo le reclute, potrebbe essere la risposta alle preghiere. Noi siamo la preghiera, grazie Jack. No, con Xinkai vado d'accordo nel senso che sono felice e penso che Xinkai non finirà esasperata urlando basta, questo gioco lo lancio dalla finestra. Non penso. Ho fiducia nella resistenza di Xinkai, che so già che il gioco in sé è lungo. Io adoro come ti racconti, ma io li racconto così perché sono sinceri, non è una storia inventata, quello è bello. Capitan Bulloni, attenzione, Capitan Bulloni. Si chiama questo qua. Oh. Avete visto il capitano, no? Era partito il tempo. Non so dove è il capitano. Sarà colloquio con re. Questa è una bella isola grande. Oggi abbiamo visto solo quest'isola qua. Siamo tornati all'arca e facevano una festa dove indossavano costume da animali. Guarda, l'ironia della sorte, se sapessero cosa hanno vissuto i loro antenati, non vorrebbero più vedere un animale in vita loro, veramente. Tranne i lupi. Mi sa che dobbiamo andare qua, non abbiamo molta scelta. È un castello. Toc toc. Ma io mi diverto con queste storie, però ripeto, io speravo di non vederla, perché sapevo già era una roba assurda, mi beccava. Io sto bene, Leonardo, io sto bene. Sono qui col buon Mario Inflatable, vedi? Puff, puff, Mario 64, guarda. Puff, puff. It's a me, Mario. Ecco qua, che ce l'abbiamo anche come sound. Io sto bene, Leonardo, guarda. Tu non vai da nessuna parte. Non vado ancora da nessuna parte, hai ragione te come team, hai ragione. It's me, Mario! Stavamo testando Xinkai, stavamo testando la nuova versione aggiornata della pallina là in fondo, che è praticamente molto bizzarra. Senti, Sa, qual è la novità di oggi? Non ho notizie specifiche di oggi. Vuoi che ti racconti qualcosa di interessante che è successo recentemente? Sì, racconta qualcosa che può interessare alla mia amica Xinkai. Sai che le api hanno un linguaggio di danza speciale? Quando trovano un buon fiore, tornano all'alveare e fanno una danza a forma di 8 per dire alle altre api dove andare. È come se facessero un TikTok per le api. TikTok per le api? Oh. Esatto! È Ciao, proprio Maniac! come un social network per insetti. Le api fanno questa danza a forma di 8 per dire alle compagne: ehi, ho trovato fiori fantastici a 500 metri verso nord. È incredibile come riescano a comunicare distanza e direzione solo con i movimenti del corpo. Tutto molto bello, ma a me piacciono i coccodrilli. Fantastico! I coccodrilli sono davvero affascinanti. Sai che possono vivere fino a 70 anni e nuotare a 30 km/h. Perfetto! Ho salvato che ti piacciono i coccodrilli. Ma non devi salvarlo! Vabbè, ok, grazie. Prego, è stato un piacere chiacchierare con te. Per me mica tanto, però. Oh, il Regenerador! Grande Aurora! Il Regenerador è un personaggio carinissimo che veramente io penso che si vorrebbe... Ecco, sì, che è la famosa gita romantica che stiamo facendo su Resident Evil 5 con Leon. Regenerador, guarda. Pensa
pensa ti porterei a conoscere lui, pensa, direi, Elena, mia cara Elena, con Leon, ti faccio conoscere un amico che ho conosciuto su Resident Evil 4. È molto carino e c'ha gli spilli sul corpo e devi cecchinargli i punti, altrimenti ti salta così. Ti salta così. È carino il Regenerador, è veramente carino. Come si fa a dire che non è una creatura tenera? Guarda, c'è chi ama gli orsacchiotti e chi ama i Regeneradores. È una questione di gusti, ragazzi, non ci vede nulla di male, no? Cosa ne pensi, Xinca? Bene, Maniac, grazie Fabio. Oggi siamo in una... Ma cosa ho perso? Grazie Jack, io stacco, bella serata come sempre. Guarda, tranquillo, grazie Tony. Ti dico, finito questo gioco, lo vedrai. Ma io non voglio la predizione. Mi stai dicendo la stessa frase in continuazione il gioco. Ok. Voglio salvare. Vabbè, non voglio salvare in realtà. Però se mi mette un checkpoint qua ci sarà una ragione. Forchester, chiesa, castello di Faraday. Si chiama Faraday. Faraday era uno scienziato legato all'elettricità, quindi praticamente ha senso che l'abbiano chiamato Faraday. Un posto legato ai robot. Questa è un'isola dove i robot sono malvagi e attaccano la gente, tipo i Dalek di Dottor Who, per intenderci. Però ci sono anche alcuni buoni. Wiz Boots. Vediamo sto re cosa vuole. La camera da letto reale, non dovreste entrarci. È da maleducati, quindi non dobbiamo farlo, andiamo. Ho trovato l'anello della forza. Meno male che non devo entrarci. Vedi, sarebbe da maleducati entrare lì dentro. Lo dico subito. Automaton. È un aspirapolvere di detriti. Sembra l'aspirapolvere che ho io, però il mio non è robot. Allora, Tony, grazie. Sì, certo che te lo faccio sapere quando lo inizio. Gli aforismi di Confucio, ma è sempre lo stesso. Non temere la morte o forse temila. Confusi. In battaglia non esistono giusto e sbagliato, esistono solo i vivi e morti. Quindi cosa rende giusto o sbagliato una battaglia? È Confusio, confonde anche me. Questo qua chi è? Sua Maestà è davvero provato, fate in fretta. Questa è la regina? È automato non abbia un'anima? Se ammirassero il ricorso prato... Non lo so se hanno l'anima o no. Riuscirebbero a cogliere la suprema poesia dell'acqua e i rifletti reggere il sole e il tramonto? Non lo so. Temo di no, le macchine non provo sentimenti. Non lo so. Dalle fogne ai bagni pubblici ai mostri... ma sono cose belle. Cioè, Leon... io la vedo dal punto di vista di Leon. Leon la vede come una bellissima gita, perché lui si diverte. Si diverte tantissimo. E poi... Leon, il gruppo si presenta a re. Un attimino, Se dovete fare la vostra conoscenza, il nostro regno sarà fiero di voi, ne sono certo. Perché ci mandano a fare le reclute e a morire in battaglia, mi sembra giusto. Capitano, come procedo le cose a Forchester? Stiamo facendo il possibile. Teofrasto. Ciao Teofrasto, che bel nome che c'hai. Ovviamente qualcuno vuole mettersi alla prova, c'è Arena, se qualcuno vuole azzardare i propri punti in gioco o vuole prendersi i miei. Punto esclamativo Arena. Vi divertite. Dopotutto lui è un esperto di ciò che è meccanico e automatico. Cavolo, bel personaggio. Chiedo scusa per l'intromissione, Altezza, ma temo che non riceveremo niente dall'interpellare quell'individuo incommensurabilmente cocciuto. Lio, vieni in arena, dai che ci facciamo un po'. Ok, grazie mille. So bene che Teodoro ha deciso di allontanarsi da tutti, di vivere solitudine al giorno dell'incidente. Ma ritengo che il nostro regno ha bisogno urgente di lui. Per favore, capitano, fallo per me, parla con lui, parla con tuo fratello, ci serve il suo aiuto. Non infastidire il capitano con le tue insistenze, figlia mia. Consultati con Teodoro, che potrebbe rivelarsi indubbiamente utile. Abbiamo bisogno anche di vie alternative da percorrere. Ma non incellare questi mercenari loro, dirà che gentilezza. Una volta che l'avevi fatto va a riposare, l'area è davvero esausta. Sì, maestà. Ok. Statemi a sentire, il vostro compito sarà di stare di guardia, cominciate subito. Andate direttamente sul tetto e date il cambio alla sentinella. Forza, muovetevi. Grazie. Siamo in due, ci serve una terza persona o non parte? Ora rivedete. Ma adesso noi stacchiamo, quindi... Chi è che progetta così? Dimmi, non lo so che progetta. Parliamo con re. Però ripeto, scusatemi, ho sbloccato l'anello della forza, che non è male. Questo qua è l'anello agilità. Questo qua è il cuore di Martellus, che è questo. Colpi critici è utile. Diamoglielo a lui, tanto il Saturnino non è che ci serve. Ecco, un po' di forza in più. Grazie Xinkai, siamo in 3, ci siamo salvati. Grazie Xinkai, siamo salvati. In 3 si può fare. Fatemi salvare di nuovo
in questa chiesetta e chiudiamo il gioco, che sono soddisfatto. Oggi forse un po' più lenta perché avendo un amico in casa. Io Kevin dovevo essere coraggioso, esatto. Leo vedi che non è andato a combattere perché se ha paura di pigliarsi una freccia nel ginocchio. Ok, perfetto. Io lo ringrazio comunque, anche se non ha partecipato. Attenzione, vince Kevin! No, non è un'arena, è il triello. È il triello l'arena. Ma perché non ti ho insultato, Leo? Ho detto il triello, praticamente si sparano tutti uno contro l'altro e chi vince si piglia il bottino. Quindi Kevin ha preso 60, che non te ne fai molto, però io proverei a vedere i tuoi punti onore, Kevin. Sarei curioso di vedere cosa c'hai. Secondo me sei salito di livello con 60 punti più. Ma io e Kevin bastiamo. Lo so, ma è un triello, sono tutti contro tutti. L'arena non è alleata. La rapina vanno tutti insieme, da veri gentleman, vanno a rapinare soltanto covi malvagi, perché sono brave persone. Il triello è un gioco delle verità. Eppure è anche la scena di Sergio Leone, il triello, quella famosa del buono, il brutto e il cattivo, quando si affrontano in quella scena con tutti gli sguardi e alla fine estraggono e vince il più veloce, ovviamente. Kevin, ecco la tattica. Jack parte con gli esplosivi, noi fuggiamo. Tattica finita. No, finisce male quella tattica. Ecco, Kevin è salito, è diventato Candy Street Fighter, quindi praticamente Kevin è pronto a fare mosse tipo l'Hadoken. Ecco qua. L'Hadoken e lo Shoryuken. Noi fuggiamo ancora prima che lui fugge. Ecco, bravo Kevin, te lo consiglio. Te lo consiglio perché c'è un amico, ci tengo alla tua salute e stasera spero di vederti in grande forma. È il momento di fare il casino. C-A-S-I? No, mi dispiace, la faccio. Oggi abbiamo fatto il trofeo, una maledizione Pirol Fonda. Pirol Fonda. Chi è che mi spiega il senso di un Pirol? Cosa vuol dire Pirol Fonda? Rolf è il nome del ragazzo, ma Pirol Fonda. Profonda! Ma c'è Xinkai, la boss fight è sempre qui, ma le perdiamo perché ci affronta, andiamo contro Bella Gioia, fate punto esclamativo boss se volete prima che chiudiamo, ma siamo ancora in tempo a farne una. E quindi in pratica se volete farla ce la possiamo fare, ma sappiate che ci meneranno. Paolo Meneguzzi. Ma perché c'è un messaggio di mezz'ora fa sullo schermo? Ho detto Paolo Meneguzzi, ho detto ma che c'è Paolo Meneguzzi? Ancora Paolo Meneguzzi. Che poi era un messaggio di Leo, quindi probabilmente stava dicendo vero che t'ho amata, vero che t'ho tradita, falso. Vedi che grande testo quello, un testo profondissimo. Quando Pascoli vide dall'alto dei cieli, vide quel testo e dice oibo, che testo profondo, incredibile. Giusto Kevin, hai ragione, bisogna scappare quando io prendo gli esplosivi. E Xinkai lo sa perché l'altra volta ho detto oh che bello, cos'è questo coso rosso? Cosa succede se sparo sul coso rosso? Boom, è partito l'estintore. L'ultimo è andato bene perché ho raffreddato un mostro. Sono contento però. Ti giuro che ti randello, colpi di panchina, lo faccio. Il randello è divertente. Immaginati nel wrestling una randellata sulla schiena. Oh. Ho la chat in ritardissimo. Xinkai, lo so. Anche a me a volte va in ritardo la chat, però ti ringrazio in ogni caso. Attenzione, abbiamo fatto la boss fight. Allora, siamo io, Kevin, Leo, Xinkai, Ice, 5 persone. 5 time WCW champion. Tra poco lo spenno. Ma no, io non sono una gallina. Io amo le galline, ma non sono una gallina. Però posso condividere questa bellissima cosa. Posso condividere. No, perché c'ho la pagina aperta dell'Inps. Vabbè, quelle sono cose private. E non so perché mi è spuntata l'Inps. Vabbè. Io posso condividere una cosa che ho fatto su Telegram, sul mio bellissimo esistente gruppo, che è la guida per acchiappare la gallina. Vediamo se riesco a copiarlo qua. Ovviamente no. Se riesco a passarla qua. No, non me la fa fare. Allora mi tocca fare una cosa rischiosa, sperando che non ci siano nomi privati di persone. Non ci sono nomi privati di persone. Guardate,
fuga alla gallina, guarda. Puff, puff, visto? La vedete, ragazzi? No, c'è la pubblicità. Non riesco a vedere. Comunque, diciamo, guida per acchiappare una gallina. Individua la gallina, trova la gallina, avvicinati piano, muoviti lentamente, distraila, usa un'esca, sii veloce, scatta rapidamente, acchiappa la gallina, prendi la gallina. Visto? È stato bello, no? È stato bello, ragazzi. È stato molto, molto bello. Spero che no. Ok. Ed eccoci qua. Quello è l'inseguimento della gallina. Attenzione, Bella Gioia ci ha ucciso di nuovo. Siamo morti tutti. Perché lei non ti dice tu sei morto. Lei ti dice, Bella Gioia ti dice, è morto signora, non si accende più. È morto signora, è morto il cellulare. No, non sono un personaggio di Super Mario. Io non sono un personaggio di Super Mario, non faccio uso di... L'unica cosa, l'unica sostanza alterante di questa mia esperienza è il tè. Polvere di stelle. Ho battuto Kaneshiro. Che grande boss. Sì, è lunga quella, è lunga battaglia con Kaneshiro. Beh, però dai, hai finito 3 palazzi. Bravo, Kevin. È veramente una parte bella, così ti puoi godere un po' di trama e un po' di vita sociale. Non stai giocando a Persona 5. È andato contro un boss veramente fastidioso, Però il peggiore è più avanti, il peggiore sarà fra un paio di dungeon. Peggiore. Vedrai, Kevin, ti avviso solo una cosa e non è spoiler. Il prossimo villain lo odierai tantissimo, veramente. Vorrei un bazooka per lanciargli le cose addosso. Il prossimo villain vorrei veramente spezzarlo. Quel prossimo capo del palazzo, dirai veramente, ti spiezzo in 2. È un po' che non ricevo un applauso. Ma per me non è bambino speciale, è un incoraggiamento. Io non sono bravo a incoraggiare. Io posso dire forza Kevin, però non so, io sono più bravo a dire go Kevin, go. Insomma, non sono una cheerleader, però ci devo dirlo. Non ho neanche l'aspetto da cheerleader, ovviamente. Non ho neanche il fisico da cheerleader, quindi insomma, tante cose che non so, per dirvi che non sono una cheerleader, ma penso che lo sapete già. Comunque, in ogni caso, grande Kevin. E allora, ragazzi, si è fatto tardi. Gambare! Già, Gambare Onichan. Ok, allora, vi devo ringraziare. È stato un bel pomeriggio. Scusatemi se la prima parte ero a parlare con una persona invisibile nel muro, attaccata di là, ma io gli ho detto, guarda, ti metti dietro di me e sei dietro. Ho detto, no, perché tu ti muovi e poi si vede la mia faccia. Gli ho detto, ti metti la maschera, ti metti una bella maschera. No, non la metto. Ho detto, vabbè, fai la voce fuori campo, ti do la sedia e parli. No, non parlo. Mamma mia, non si sapeva nulla. Però, ripeto, un grande amico, sono contento, perché non ci vedevamo da un bel po' di anni, ragazzi, un po' di anni. Quindi ci vediamo domani alle 16:30. Final Fantasy XIV, questo gioco, ragazzi, lo porto sempre volentieri. Domani si chiacchiera, ci sarà il buon Lio che ci dirà cose emozionanti, ci sarà il Comettino che inizierà a sparare sound della maschera verde e magari, se siamo fortunati, ci sarà anche Simo e c'è qualcosa di interessante. E se siamo fortunati ancora, ci sarà anche Raffaele che magari domani sta meglio. Oggi è veramente scarico di energie. Sono contento, però, se domani si è ripreso può stare con noi. Va bene, ragazzi, vi saluto con tutto il cuore. Ci vediamo, grazie di cuore, veramente. È una bella serata. Ovviamente io e Kevin ci sentiamo lo stesso. Io e Kevin fra un po' ci becchiamo. Fra tempo di cenare una cosa e l'altra. Grazie al Comettino per lo shoutout a Raffaele. Ciao a tutti, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani per tutti gli altri. Grazie.